Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Allora, oggi in realtà è da un po' che non faccio una live di mattina, è vero? È da un bel po' che non faccio una live di mattina. Effettivamente potrei provare un giorno della schedule della settimana di fare una live di mattina. Tanto per variare ogni tanto, perché no? Come state? Direi innanzitutto. Io sto bene, più o meno, in realtà. Ho oggi fatto un prelievo del sangue, ma ho il braccio un po' fuori uso, quindi fortunatamente Cassette Beast non è un gioco impegnativo, quindi posso chillarmela senza dover premere troppo i pulsanti. Detto questo, in realtà volevo dirvi un paio di cosette. Hanno risolto il problema, in teoria, nella mia linea, che c'è stato principalmente durante la scorsa settimana, per cui adesso non dovrebbero esserci problemi. E tolta questa piccola parentesi che abbiamo fatto, un'altra cosa di cui volevo dirvi è che ieri sera, praticamente riguardando qualche vecchio VOD, io non l'avevo notata questa cosa, ma alcune volte praticamente il mio microfono mi tagliava l'audio in alcuni punti mentre proliferavo determinate frasi. Quindi diciamo una buona anima pia, ovvero il caro Axel, mi ha aiutato a settare meglio il microfono di OBS, cioè il microfono che uso per streamare, che vabbè, se vi interessa saperlo, è un HyperX, come cacchio si chiama, non me lo ricordo più, Solocast mi pare. Sì, un HyperX Solocast, ce l'avevo qua a fianco, tra l'altro, perché non guardo prima di parlare, mannaggia a me. Ma sì, per cui yes, adesso dovrebbe essere a posto. Anche quest'altra cosa, tolta quest'altra piccola parentesi, perché stamattina sto facendo una live di mattina e non di pomeriggio come al solito, che è praticamente l'orario in cui sapete che faccio solitamente live. Non c'è un vero e proprio motivo, in realtà. Mi andava di farlo perché avevo casa libera, quindi ho detto why not? Casa libera vuol dire meno casini. C'è giusto il cucciolotto che abbaia ogni tanto, però almeno non c'è un via vai di gente che entra ed esce, quindi posso tenere la porta aperta. Se sentite Light abbaiare, scusatemi, ma purtroppo è alquanto inevitabile. Tipo prima della live, quando l'ho fatta partire, che eravamo in starting soon, mi ha suonato il citofono, non so manco parlare, cioè scusatemi, sono un po' cringe, ma vabbè. E praticamente il cucciolotto si è messo a fare il Devil a 4, come si suol dire, per cui sì, speriamo che se ne stia un po' calmo e tranquillo. Tolte queste tre piccole parentesi, che credo di aver riassunto alquanto bene. Se avete qualche altra domanda che non avete, di cui non avete ricevuto qualche risposta, scrivetemela pure senza alcun motivo. Vi rispondo senza alcun problema, non senza alcun motivo magari. Giusto, Kin? Ok, tolto ciò direi che possiamo iniziare col gameplay, che abbiamo parlato un pochettino. Solitamente non mi metto a parlare così tanto prima di una live, ma boh, cioè tanto, in realtà manco 5 minuti abbiamo parlato, però sì, andiamo avanti. Cioè andiamo avanti. Mi metto più a parlare, diciamo, durante il gameplay perché non so come spiegarvelo. Se praticamente mi metto a parlare solo in just chatting, guardando la chat, diciamo sono più in soggezione, non so per quale motivo. Se invece parlo mentre gioco qualcosa mi riesce meglio, per quanto io non sappia parlare, però questa è una valida argomentazione, diciamo. È un'argomentazione molto valida. Ok. Allora, guardiamo un attimo la mappa. Con la mappa, sì, la mappa. Dora l'esploratrice reference. Allora, controlliamo immediatamente quello che dobbiamo fare. Diario missioni.
Abbiamo raccolto 3 parti di canzone su 8, per cui non siamo nemmeno alla metà, ma manco per il cazzo. Scusate il francesismo, ma qua ci sta. Assolutamente. 6 capitani su 12, qua almeno alla metà ci siamo arrivati. Vuol dire che più o meno siamo a circa a metà gioco, credo. Qui non so quanti ce ne siano di associazioni succhiaterra, di uffici. Forse ce ne saranno 5? 7? 10? Non credo più di 10. Anche qui è una mia ipotesi, per cui non ho minimamente né visto gameplay né altro, per cui non sto nemmeno a dirvi se so le cose o no. No, non ci ho mai giocato. Avevo visto qualche gameplay in passato di Cassette Beast, ma non andava oltre praticamente i primi minuti di gioco. Ho detto no, questo me lo devo giocare per conto mio, sembra molto molto carino come gioco. Allora, tolte queste piccole premesse, in realtà direi che possiamo tranquillamente far andare avanti. L'unica cosa che non sapevo per come risolvere questa missione qua, a dirvi la verità, per cui ho controllato online, quale, aspettate, devo ricordarmi come si chiama, a caccia mi sa, sì. Registra una creatore, sì, certo, ciao. Registra una creatura vermiforme fluttuante spesso visibile dal parco, da mostrare a Hoylake. Io sono stupido e non ci sono arrivato, ma stava parlando di mi pare Stardigrado si chiama nel bestiario. Vediamo. Dovrebbe essere Stardigrado. Dove si trova il caro Stardigrado? Eccolo. Stardigrado. Eccolo qui. Dobbiamo catturare lui, praticamente. Se ne becchiamo uno lo catturiamo. Se non lo becchiamo lo catturiamo lo stesso. Non che cambia molto, quello dobbiamo fare, per cui andiamo, non cincischiamo e andiamo dritti per la meta. Cioè in realtà possiamo anche cincischiare, però voglio dire, il nostro obiettivo è il caro Stardigrado, però non l'abbiamo ancora visto. Di recente, almeno recentemente e decentemente. Bang! No, non volevo. Non volevo andare contro Conostaccio e Carneva Spide. Ok. Perdonatemi. Sono un po' maldestro. Giustamente, perché anche... No, volevo fare una battuta, però io non sono mancino, quindi... Porca troia. Mi è riuscita male questa. Mi è riuscita malissimo. Mi è riuscita veramente male. Ma proprio a livelli inconcepibili. Ma per cortesia, cioè, liberiamo il passo, cioè il passo, cioè il passaggio. Vabbè, liberiamo il passo. Ma che cavolo, ma dove voglio andare? Perché c'è un cadavere? Ah, vero, l'avevo... no, niente. Certo che effettivamente la maggior parte delle cose che dico in queste live, se fossero prese decontestualizzate, sarei una persona veramente terrificante. Aspetta. Ma effettivamente qua c'è un pulsante, se non ricordo male. Serve per sbloccare quella chest? O serve per altro? Perché non l'ho presa allora? Boh. Sono stupido probabilmente. Non che la cosa mi stupisca, tra l'altro. Ok. Qua ci sono Carneva Spide e Scuti Errante. Scappiamo. Adesso stiamo esplorando un po'. Dobbiamo andare nell'area del parco. L'area del parco è praticamente qua sopra. Ok. Andiamo a cercare Stardigrado. Scusatemi. Oggi sono un po' raffreddato. Oh mio Dio.
che male non avete idea. Praticamente, sì. Il mio povero torace mi sta distruggendo. E la vecchiaia tanto ambita dalle persone. No, cioè non è vero, non è per niente ambita dalle persone. Non penso esistano persone che vogliono essere vecchie, però... cioè, perlomeno da quello che so io. Se poi c'è qualcuno in chat che vuole diventare vecchio, non lo so, fatevi avanti, voglio sapere le vostre motivazioni. Cosa preferireste, essere vecchio o essere giovane? Se sì, per quale motivo? O anziani, se preferite, se il termine vecchio vi sembra offensivo. O dispregiativo. Ma Sir Stardigrado dove si trova? Perché io qua non lo vedo, sinceramente parlando, Sir Stardigrado, mannaggia a me che non l'ho catturato le volte che l'ho beccato. Mica l'InVT, grazie per il follow, benvenuto nella bufera. Come va? Non so perché non si sia sentito l'alert, dammi un secondo, te lo dico. Perché non c'è l'alert? È molto strano che non ci sia l'alert, non si sia visto. Spero che non mi abbia scollegato le cose da... Wow. Strano. Tutto bene, grazie. Benvenuto o benvenuta. Siamo su Cassette Beast oggi. Non è una live con una schedule in realtà questa settimana. Per cui sto facendo live a quest'ora. Che gioco è? Non l'ho mai visto. È Cassette Beast. È un, diciamo, Monster Collector indie molto, molto caruccio. Che stiamo giocando da un po'. Abbiamo già fatto qualche live sul gioco. Dovremmo essere circa a metà, dato che delle missioni principali più o meno... sì, siamo sulla metà, quindi presumo di sì. Però potrei sbagliarmi. Ho anche il DLC, però non so se fare subito il DLC dopo che finisco il gioco principale o meno. Sì, è molto caruccio. Se sei interessato a... sapere quando vado in live o robe del genere, abbiamo anche un Discord, o anche Instagram volendo, o Telegram se ti interessa. Abbiamo anche altri social. Sono in compagnia del mio cane oggi, per cui a casa sono da solo, non ci sono rotture di scatole, di gente che entra ed esce dalla stanza senza alcun motivo, però diciamo che il problema del cucciolo che ogni tanto abbaia c'è. Spero che non vi dia troppo fastidio. Però ormai è protagonista delle mie live. È un caro ospite nelle mie live, il cucciolotto. Si sente nonostante non sia presente. Quando non c'è si sente ancora di più perché manca, diciamo. Tra l'altro vedo che hai un VT nel nome. Streami anche tu per caso? Perché in caso ti faccio uno shoutout senza alcun problema. Ok, effettivamente se vado nelle acque velenose, però c'è il rischio di morte, non conviene. Ma una volta qua non c'erano tipo dei sassi, dei macigni, roba del genere. Boh. Persi totalmente di vista. Qui questa roccia l'abbiamo frantumata. Ci sono rocce che sono rocce. Citazioni a vecchi video. Streamavo con un vecchio nome a Natale. Anzi, aspetta, ho letto male. Streamavo con un vecchio nome a Natale che mi migliora il microfono e il gruppo e ricomincio. Ah, ho capito.
Prendo il wave 3 così posso urlare senza che gratti. Ok, ho capito. Ci sta, ci sta. Allora magari ti lascio un followino così quando poi ricominci ti vengo a seguire ben più che volentieri. Se ovviamente ti becco in live, perché non sto molto su Twitch, lo ammetto. Sono un po' sociale. Effettivamente. Mi sono perso. Dov'era il punto in cui dovevo piazzare il macigno? Era qua, ok. Perché sono andato troppo avanti? Vabbè. Aspetta. Andate a seguire allora la Michalin, mi raccomando. Che poi quando ricomincerà, almeno avrà un pubblico. Aspetta. Ecco qua. No, se io sto molto su Twitch la mattina così non mi sento solo e parlo con qualcuno. Ah, ho capito, ho capito. Io ti considero la mattina non streamo quasi mai. Cioè questa è una proprio live senza preavviso. Perché questa settimana ho avuto problemi di connessione, quindi non ho fatto la schedule. Oh, finalmente Stardigrado, nice. Lui lo prendo così almeno... Spero di non ammazzarlo. Registriamolo. Dovrebbe essere etereo, di tipo astrale. Ok. Vediamo se riesco a prenderlo subito. No, 40%. Ok. Togliamogli il compare. 37. Non credo sia abbastanza, infatti. Solitamente io streamo il pomeriggio o la sera, però. La mattina proprio raramente, ma potrei anche farlo effettivamente ogni tanto. Un mio amico mi ha regalato questo nuovo modello che quello vecchio mi dava un sacco di problemi di crash. Ah, ho capito. Vabbè, io considero un sacco di problemi col tracking del modello. Nonostante l'abbia fatto io, ho una luce veramente che non mi aiuta, per cui... diciamo... molto spesso fa dei movimenti strani e non è proprio bellissimo da vedersi. Nice. Ok, ma abbiamo preso Stardigrado. Possiamo proseguire con la missione della caccia. Gli Stardigradi sono creature curiose che trascorrono gran parte del tempo dormendo nella bassa atmosfera di Nuova Wirral. Di tanto in tanto scendono al livello del suolo per nutrirsi. Prima di risalire usano i razzi che hanno sul dorso. Ah, è vero, hanno dei razzi, non li avevo notati. Pensavo volassero così per... tipo levitazione. Invece era più semplice del previsto la spiegazione. Vabbè, la mia fantasia non stupisce mai. Beh sì, anch'io dovrei prendere una cam migliore. Io considero l'ho già cambiata tempo addietro, ma purtroppo non posso permettermi di prenderne una troppo costosa. Di per sé non fa schifo questa webcam, ma è semplicemente un problema di illuminazione il mio, probabilmente. Perché molto spesso ho l'ambiente molto oscurato. Ok. Sto nel regime dell'ombra. Esatto, io ho preso questa per le video lezioni di tempo per 10 euro. Io se non sbaglio questa qua l'ho pagata. Credo... mi pare 60 euro, però erano scontati, quindi veniva 30. Non vorrei dirti una cavolata. No, adesso non mi ricordo più. Ce l'ho qua, questa webcam. Si chiama iMeet SmartCam C960. Non so se può interessarvi. Non è troppo costosa, ma... è, diciamo... non è nemmeno nella media, ma... nella medio-bassa, direi. Cioè, tranquillamente è in HD, però... c'è di meglio, diciamo. Ho dovuto corrispondere al mio budget. Però ci sta... anche quella da video lezione per 10 euro, toppissima in realtà. No, sì, devo ancora vedere bene quale prendere, si vedrà più avanti. Ma sì, tanto con calma, si fa tutto poi.
Comunque di questo gioco amo un sacco il fattore 3D che nei giochi simili a questo non mi sembra di vederlo spesso. Sì, è molto bello il fattore 3D. È tipo una sorta di 2.5D/3D. È strano, però è molto bello come si switcha tutta la schermata. Ciao Ronny, come stai? Buongiorno, tutto bene? Ti faccio una shout out. Aspetta, andate a seguire la cara Ronny, mi raccomando. Faccio anche a te, Nicalin, giustamente perché mi hai detto che poi rinizi a streamare verso Natale, per cui mi sembra giusto. Voilà. Sì, no game perché è maledetto, però yes, l'avevo detto prima ma me ne sono dimenticato, lo faccio adesso. Scusami. Tutto ok, voi come state? Io abbastanza bene, grazie, tutto ok. Tutto ox. Come il professore di Pocket Monster, ma in più versioni, se fosse al plurale. Vabbè, le mie solite cazzate. Oggi ho fatto live di mattina perché sì, vabbè, l'ho già detto, ma sta settimana non avendo la schedule mi hanno fissato il problema. Avevo risolto anche il problema dell'audio in teoria, quindi sto approfittando, diciamo, nuove impostazioni che mi ha aiutato Axel ieri a mettere, tra l'altro, per cui verso fine live gli faccio anche una presentazione fatta per bene, perché così gli diamo anche un po' di supporto, come mi sembra giusto che sia, visto che ha contribuito a questo piccolo aiuto. Allora, andiamo dal professore che si trova qua, Hoylake. Non mi ricordo, Ronny, tu l'avevi giocato Cassette Beast? Ah, tra l'altro qua c'è un'altra quest. Perfetto. Parliamo col professore. Saluti, mio impaziente assistente. Hai registrato il nostro mostro misterioso? Stiamo cercando una creatura vermiforme fluttuante, luogo di avvistamento al parco. Eccolo qui. Oh cielo, un esemplare di stardigrado, vero? Perché mai qualcuno vorrebbe trasformarsi in questa cosa orrenda? Proprio non saprei. A dire il vero, non voglio trasformarmi in nessuna bestia. Non capisco come funzioni questa tecnologia e preferirei non sperimentare su me stesso. Sono più felice di lasciare che gli altri si trasformino in mostri, il che mi ricorda, ecco una ricompensa per i tuoi sforzi. Ok, grazie. Io ho paura per oggi perché sta facendo il diluvio universale qua. Madonna, è vero che poi tra l'altro stasera abbiamo anche la live su Minecraft o su Minecraft. Ah, non conosci il gioco? È molto carino in realtà. È tipo un come si suol dire, l'ho detto prima, un Monster Collector alla modi Pokémon, solo che tipo a livelli del GBA, miscugliato un po' con la grafica alla Octopath Traveler, ovvero quel 2D 3D miscuglio molto molto figo, che secondo me se Pokémon avesse fatto una sorta di gioco così dopo Bianco e Nero e fosse proseguito su questa strada qui, picca assurdo per i miei gusti, ma è una mia personalissima opinione. Se a voi il brand attualmente piace così, ci sta, assolutamente. Vabbè, mi ricorda Pokémon, l'avrei immaginato. Sì, infatti. Vado a pranzare, ciao. Buon appetito, amica. Grazie per essere passata. Alla prossima, ciao. La nuova diceria che ho sentito sembra troppo bizzarra per essere vera. Si parla di un coniglio alato, luogo di avvistamento su Colle Autunno. Sicuramente qualcuno mi sta prendendo in giro per farsi una bella risata. Forse organizza una sorta di scherzo? Se riuscirai ad arrivare in fondo a questa questione, sarai uno scienziato migliore di me. Ok. Invece lei cosa ci dice? Il mio programma preferito alla radio è Sibyl FM, condotto dalla capitana Sibyl in persona, dalle paludi. Ah, ok. Ci dà la posizione di un altro dei capitani. Perfetto. Adesso non so quanti me ne mancano. Ne ho battuti 6 e credo di avere le posizioni di 4 capitani. Ho Lodstein, Skip, Sibyl. Ah no, non è vero. Ne ho 3. Vabbè. Non male, perché me ne mancano 6 da battere, considerando i 3 che ho sulla mappa. Anche. Vediamo un po' le missioni, direi. Continuiamo quella di Hoylake, magari.
Coniglio alato, spesso visibile su Colle Autunno. Ok, Colle Autunno. Va bene Ronny, bevo subito, grazie. Grazie tante. Tra l'altro sto facendo live di mattina perché anche ho casa libera. Quindi mi sembrava giusto, ci sta, dato che non avevo la schedule sta settimana. Ho detto, boh, occasione perfetta. Devo giusto fare attenzione ogni tanto a Light che giustamente si mette ad abbaiare perché sente le persone scendere e salire per le scale o roba del genere, però tolto quello dovrebbe essere tutto a posto. Però effettivamente potrei teletrasportar... No, non posso teletrasportarmi, vero? No, invece sì, posso. Qua. No, non voglio... sì, voglio andare alla stazione Cordoglio. Io come te, appena ho casa libera, occasione perfetta per fare una live senza problemi. Sì, esatto. Ok. Cerchiamo il coniglio alato. Non ho idea di chi possa essere il coniglio alato su Colle Autunno come mostro. Forse qua dentro, però. Abbiamo visto che bisogna controllare anche le grotte. Ok, potrebbe essere Spaccalope. Effettivamente. Ricorda un coniglio. Ha delle ali. Potrebbe essere Spaccalope. Voi che dite? Potrebbe essere lui? O no? Facciamo vernice fresca. No, vernice fresca non ha effetto. Copertura plastica. Io che un altro po' mi mangio il microfono per non urlare. Io pure, considera. Solo che non so perché mi aveva dato quel problema lì il mio. No, non voglio scappare. Ma che sei fuori? Volevo registrarlo. Di che elemento è? Aria. Tipo aria. Nastro aerosol. Perché... Oh. Scusa. A caso il controller ha detto no, tu non fai niente. Polline benefico. Ok, lo avveleno. Tra l'altro se sapessi darmi un feedback rispetto a prima come mi sento, se mi sento meglio o se è cambiato qualcosa. A tuo parere. Riproviamoci. E combatti... Non ho una sorta di... Oh sì, ce l'ho un muro elementale. Mettiamolo su di me. Muro elementale su di me. Ma sei un maledetto. Ok. Non ricordo adesso rispetto a prima com'era, però ti sento bene, non credo ci siano problemi. Perfetto, grazie. Allora. Ok, abbiamo preso Spaccalope. Quando uno Spaccalope raggiunge l'età in cui può dividersi, si procura un'arma improvvisata dall'ambiente circostante. In genere preferisce i pali di metallo strappati direttamente dal terreno, con tanto di zolla in cui erano piantati. Beh, particolare come arma, direi, cioè... Ci può stare, però... Molto creativa. Complimenti, Spaccalope. Un bel palo di ferro con tanto di terra piazzata là sotto. Vernice fresca. Ok. Gnam. Vediamo se era giusto. Penso di sì però, perché non mi pare di aver visto altri conigli. Yes! Era Spaccalope. Perfetto. Sali, please. Please, sali. Torniamo dal professor Oiley. Ci facciamo la sua quest. Ce la prendiamo chill. Tra l'altro sto giocando Cassette Beast proprio perché è un gioco chill oggi, dato che ho anche fatto il prelievo del sangue. Again. Yeah. Perché è la prima volta di quest'anno.
aggiungerei. Vabbè. Ok. Zam. Sì. Infatti volevo mettermi a disegnare, però poi ho detto forse è meglio non fare allenamento di disegno con il fatto che me l'hanno fatto sul braccio destro e io sono destro, ovviamente. Non sono mancino. Per cui mi fa un male bestia se provo a fare roba impegnativa. E diciamo che sul disegno bisogna impegnarsi un po', perché se no faccio sgorbi. Dico sul serio, Gigante. Gli ultimi apprendisti ranger non hanno proprio la stoffa. Non capiscono che la strategia conta più che trasformarsi nel mostro più spaventoso. Beh, il tuo lavoro non sarebbe insegnarglielo. I nuovi arrivati sono entusiasti, e già questo è un buon inizio. Chi meglio può seguire le loro tattiche di combattimento di un maestro della tattica? Non hai tutti i torti. Gli darò il beneficio del dubbio. Per ora. No, infatti non ti sforzare. Sì, infatti sto usando pure il controller, che è molto chill. Tra l'altro. Non ha comandi difficili. Saluti, mio impaziente assistente. Hai registrato il mostro misterioso? Stiamo cercando un coniglio alato, luogo di avvistamento su Colle Autunno. Era vero? Non l'avrei mai detto. Un esemplare di spaccalope, vedo. È curioso come i nostri miti e leggende sembrino influenzare l'aspetto dei mostri qui su Nuova Wirral. Dimmi un po', posso farti qualche domanda sul tuo mondo? Quello di prima che venissi qui? Tra le altre cose, sto catalogando le varie realtà da cui provengono gli abitanti di Arbor Town. Certo. Eccellente! Ti porrò semplicemente una serie di domande relative a grandi eventi storici. Dimmi se ti sembrano familiari. Domanda 1. Conosci l'impero romano? Sì. Domanda 2. La rivoluzione industriale è avvenuta nel tuo passato del tuo mondo? Sì. O nel tuo passato? Perché ho messo 2 cazzo di pronomi, ma vabbè, scusate. Bene, domanda 3. L'umanità è mai sbarcata sulla Luna? Sbarcata? Al massimo atterrata. Perché la Luna non è un'isola, ma è un pianeta? Non so se è una domanda a trabocchetto o meno, però gli metto un sì. Ottimo. Ultima domanda. È già avvenuto il giorno dei pennuti? Già avvenuto? L'impero romano sempre nei nostri pensieri. Sì, esatto. Non stare a preoccuparti per quello. Anzi, ritieniti fortunato a non sapere che cosa intendevo. Grazie ancora una volta per il tuo aiuto. Ecco, un piccolo presente. Ma l'hanno tradotto con che cosa sto gioco in italiano? Ecco un piccolo regalo per il disturbo. Un piccolo presente? Ma che cazzo? Adattatori? The fuck? Sei pronto per un altro incarico di caccia ai mostri? Certo che sì! Di recente ho sentito la capitana Penny Dreadful che borbottava di un corvo con cappuccio e maschera nelle terre morte. Se riesci a registrarne uno, non esitare a farmelo sapere. Ok, direi che questo è molto easy peasy lemon squeezy perché l'abbiamo già incontrato prima. Non penso si dica in italiano, non penso manco io, cioè nemmeno nelle ere più arcaiche si è mai detto presente forse. Saluti, mio impaziente assistente. Hai registrato il mostro misterioso? Stiamo cercando un corvo con cappuccio e maschera al luogo di avvistamento nelle terre morte. Ah, forse l'avevo già catturato. Eccellente! Ancora una volta dimostri di essere un asso nella ricerca. My Mort, dico bene? No, si chiama sempre Viv. Certo che è My Mort. Non so chi l'abbia scelto questo nome, però è molto simpatico, devo dire. Ahimè, non è rimasto che un solo mostro nella mia lista di indagini urgenti. La stessa Yante ha parlato di una creatura che fugge se intravede anche solo un essere umano. Presumibilmente è un elfo con la faccia di legno al parco. Se ti sembra qualcosa che sarai in grado di registrare, ti auguro buona fortuna. Ok, andiamo a cercare questo elfo.
che a quanto pare non ho catturato. Elfo con la faccia di legno al parco. Cosa potrebbe essere? Non ho idea, sinceramente. Andiamo a vedere. Nelle zone. Sicuramente è un qualche cosa che ho già visto. Ma perché sta zona diventa sempre peggio? Cioè, forse perché non l'ho pulita dal mostro. Può essere. Forse devo affrontare il mostro prima o poi per togliere sti vari effetti nel mondo. Come cazzo ci passo però? Ah, posso passare da qui. Meno male che riesco a nuotare. Questo pezzo di plastica? Io adesso vado che è quasi ora di pranzo. Buona live e buona giornata. Va bene Ronny, buon appetito. Grazie per essere passata. Buona giornata anche a te. Ciao ciao. Poi ci vediamo stasera sperando che funzioni tutto. Ma lei chi è, mi scusi? Ehi ehi, ci siamo già incontrati? No, di sicuro mi ricorderei una faccia come la tua. Beh, se cerchi merce a buon mercato, sono una persona che fa per te. Ma non mi piace rimanere fisso per troppo tempo. Spero che il mio look non ti metta a disagio. Ho scambiato la mia maglietta con una giovane donna che l'ha regalata a un orso da qualche tempo fa. Che non si dica che non sono dedito alla causa della distribuzione. Da un'occhiata al mio catalogo, ti va? Ok. Ah, vende mosse. Interessante. Ragazzi, la mancanza di denaro rende le cose difficili. Ci si vede? L'amore non si compra. Va bene. Bel obiettivo, mi è piaciuto questo dialogo. Simpatico, simpatico. Complimenti. Mi ha fatto molto ridere. Ok. Saliamo su. Atterriamo. Sì, ma i mort, eccoli qua. Però noi dobbiamo andare al parco per cercare l'elfo con la faccia di legno. La legno faccia. La faccia legno, legno elfo. Elfo, legno, faccia legno, elfo, faccia, legno, elfo. Ok, basta. Ho detto troppe volte l'elfo e legno e faccia. Ok, eccolo qua, introvelfo. Abbiamo trovato proprio un introvelfo. Combattiamo colpo e oggetto no, registra. Ce l'ho ghiaccio? Sì, ok. Tra l'altro fa molto ridere che io non abbia ancora catturato effettivamente mostri tipo ghiaccio. Non ci credo, Falenic è sopravvissuto. Complimenti. No, mi ha randellato Felix. Mannaggia. Mannaggia, mannaggina. Introvelfo, ma che mi combini? Riproviamoci. Recording. Dai, 49%, tipo un poco meno della metà. Pochissimo meno della metà. Preso. Nice. Per nascondere le loro vere emozioni, gli introvelfi fabbricano rozze maschere sorridenti con la corteccia degli alberi. Secondo voci non confermate, un giorno all'anno tutti gli introvelfi si riuniscono per sostituire le vecchie maschere con altre nuove. Ok. Perfetto. Tempo di prenderlo ammazzate. Mi dispiace, è andata così. Prossima volta andrà meglio. Non oggi però. Ok. Ok, abbiamo fatto. A caccia si torna dal professor Oilake, di cui finalmente credo avremmo finito la missione, perché ha detto che questo era l'ultimo. Per cui yes, dovremmo aver finito la missione secondaria. Sapete che quasi quasi io questo lo abbatto perché è un po' troppo
a livello 27. Pallottotore. Fusione fuori controllo. No, ok. Teniamoci il veleno nel mondo. Mi faccio il giro lungo piuttosto. È vero che adesso non mi fa più risalire, perché se cado nell'acqua, giustamente, poi devo rifarmi tutta la strada, dato che ho l'abilità per nuotare adesso. Prima non ce l'avevo, quindi mi teletrasportava. Era un fast travel. Era un fast travel buttarsi di sotto, adesso non l'è più. Pensate un po', che storia. Dammi retta, capo. Le cose sono cambiate ultimamente sul piano astrale. Tutti i fantasmi ne parlano. Dicono che sono tornati dei pezzi grossi sulla scacchiera. Tutti i fantasmi? Ma certo, ci sono spiriti ovunque. Ombre e tulpa di ogni genere a zonzo sul piano astrale. Da dove credi che peschi le mie migliori informazioni? Ti credo sulla parola. Ho messo un ovunque che non c'era, ma vabbè. Saluti, mio impaziente assistente. Hai registrato il nostro mostro misterioso? Stiamo cercando un elfo con la faccia di legno. Luogo d'avvistamento al parco. Eccolo qui. Oh, sei riuscito a registrarlo. Introvelfo, eh? Quale potrebbe essere il significato? Forse c'è una profonda connessione psichica tra il mondo in cui gli esseri umani percepiscono i volti e il mondo in cui questi mostri si manifestano. Potrebbe semplicemente essere che le maschere sono fichissime. Devo congratularmi per la tua abilità. Diamine, con il ritmo che tieni, mi sento come se io fossi l'assistente e tu lo scienziato. La verità è che non sono davvero un professore o uno scienziato. Prima di sbarcare a Nuova Wirral ero un impiegato d'azienda. Più che un mecenate della scienza, sono un mecenate della fantascienza. Ma anche così, devo rimanere razionale. Venire qui ha dato un nuovo scopo alla mia vita. E anche se non sono un vero professore, credo che i miei sforzi qui possano essere comunque preziosi. Grazie per la tua incessante assistenza alla causa della scienza, amico mio. Hai dato un buon esempio a tutti noi. A caccia. Se vuoi aiutare ulteriormente la mia catalogazione, vieni di nuovo a parlare con me. Ci sarà sempre qualcosa di nuovo su cui indagare. Effettivamente c'hai anche ragione, perché è un altro punto. Ok. Vediamo cosa ci dà. Saluti, Kinif. Quante specie hai registrato? Perbacco, 36? Grazie per il tuo lavoro. Eccoti un compenso per il tempo impiegato. Ah, ok. Torna a parlare con me quando arriverai a 40. Non dimenticare di rimasterizzare i nastri quando raggiungi le 5 stelle. Ho sentito parlare di alcune specie che si possono ottenere solo in questo modo. Ok. Grazie per la dritta. Non credo che completerò il bestiario in live. Ma se mai doveste voler vedere completo cosa succede, ditemelo pure. Oddio, grazie mille per il ride, Valhalla. Non so perché oggi non mi funzionano gli alert, ma... Benvenuti, riders. Come state? Tutto ok? Oggi non mi funzionano gli alert, non so perché. Boh. Madò, 8 mesi. Grazie per l'abbonamento per l'8º mese, Valhalla. Davvero gentilissimo. Ti faccio un SO. Dammi solo un attimo. Non ti chiedo cosa avete giocato perché so che avete giocato ad Assassin's Creed. Mi pare... non ricordo se è Odyssey o Valhalla. Per l'appunto. Perdonami. Dato che c'ero anch'io prima in live. Come state però? Tutto bene? Com'è andata la live, ragazzotti? Ah, era Odyssey, ok. Scusa, non mi ricordavo quale fosse dei due. Non volevo dire una fesseria. Allora, vorrei capire perché oggi non mi funzionano gli alert, ma... boh. Non ne ho idea. Provo a vedere se con i channel point alerts funzionano o se è solo un problema degli alerts normali. Perché in caso io devo poi guardare su Streamlabs dal sito.
Vediamo. Questi li sentono? Questi funzionano. Se non sono gli alerts normali che non funzionano. Non so perché. Tutto bene, un po' sfinito, non sono abituato a parlare tanto, ma almeno ho espresso un concetto interessante. Ho capito, ho capito. Che concetto, se vuoi parlarne, non so. Intendi quello là sui videogiochi di cui stavamo parlando a tipo inizio live? O qualcos'altro? Noi invece siamo su Cassette Beast, non so se lo conoscete come gioco. È un Monster Collector tipo in stile Pokémon, molto molto caruccio, che ha delle dinamiche grafiche tipo alla Octopath Traveler che io adoro tantissimo. Ve lo consiglio, è un gioco indie, viene anche pochissimo, per cui se volete comprarvi un gioco indie, vi piacciono i Pokémon e non sapete cosa comprarvi, ve lo consiglio. È molto molto caruccio, interessante. Riposiamoci al locale. Ha anche una bella storia dietro. La nuova storia Zodi a cui sto lavorando. Penso di aver avuto l'idea giusta. Però devo essere sicuro che sia la migliore storia possibile. Non so se avrò un'altra occasione. Perché non dovreste avere un'altra? Esatto, sì, quello dei videogiochi. Ah, ok. Di solito parlo tanto della storia greca, ma ci tenevo a parlare di quella cosa dei videogiochi perché è una cosa che mi sta a cuore. No, ma ci sta ogni tanto dare la tua opinione su determinati argomenti, a mio avviso. E poi hai detto... è stato un dibattito molto molto interessante, a mio avviso. Forse mi sono ripetuto con quello che ho detto, ma vabbè, succede in realtà. Chi lo sa, magari perdo l'ispirazione, magari finisco su un'altra isola, magari il mondo finisce. Lavoro sempre a un progetto come se fosse l'ultimo, come se fosse il mio retaggio da lasciare all'umanità. Dopotutto, potrebbe esserlo, no? Ho ancora un po' di dubbi su però la traduzione italiana di questo gioco, se devo essere sincero. Considerando che hanno tradotto present non come regalo ma come presente. Non so chi è che utilizzi il termine presente in italiano per dire la parola regalo. Posso capire ancora dono, premio, ma presente per definire regalo ho un po' di dubbi sulla traduzione italiana di questo gioco, sinceramente, sull'adattamento italiano. Perdonatemi adattatori, ma è una scelta un po', diciamo, particolare, almeno per la mia persona. Siamo in due, io non so quante volte mi ripeto, perfetto. Più che altro perché io sono una persona che tende sia a pensare quello che dice, però ogni tanto non lo faccio apposta e tendo a ripetermi perché ogni tanto mi dimentico il filo del discorso di cui stavo parlando praticamente 2 secondi fa. Però mio Dio. Tra l'altro, se voi riders siete interessati, abbiamo un Telegram, un Discord e anche Instagram, se volete. Vorrei ricominciare a caricare qualche short o qualcosa per, diciamo, revitalizzare un po' i social, visto che praticamente li uso solo per avvisare ehi, sono in live, venite a dare un'occhiata, o per tipo le collab o postare qualche disegno o acquisto, solo quello praticamente. Però avevo intenzione di fare qualche short, diciamo. Il problema è che dovrei mettermi a rivedere qualche VOD per trovare le clip interessanti. Ok, controlliamo i vari edifici, tra l'altro. Oggi fa un freddo boia, se posso dire. Tra l'altro fa molto ridere che io sono uno yokai, uno Yuki Otoko, e ho freddo, fa molto ridere come cosa in realtà. Cioè, per chi non lo sapesse, è praticamente la versione maschile delle Yuki-On, l'uomo delle nevi.
Ok. Ogni tanto ci tengo a ribadire cosa sono, perché la gente se lo dimentica. Wow. Ottima azione. Davvero campione. Ok. Controlliamo il diario delle missioni. Cosa potrei fare? Potrei andare dal capitano Lodstein, forse, volendo. Ok, per Lodstein dovrei in realtà andare a seguire la mappa. Qua è molto vicino. Qui mi posso teletrasportare al centro commerciale. Beh, da me pensa in terra valtellinese, 6 gradi abbiamo e anche la neve. Anche se prima verso la fine ho messo la mia giacchetta da Vikings. Ah, bello dai. Io invece ho 7 gradi, però non sembra che ce ne siano 7. Considera. Vabbè, ma io solitamente ho una temperatura corporea anche abbastanza bassa. Di qua sembrerebbe esserci il capitano Lodstein. Come ci arriviamo da Lodstein? Io come c'ero arrivato qua sopra? Ah sì, beh, con questo. Effettivamente. Mi ero dimenticato della meccanica dell'elettricità, ragazzi. Pagate sempre la bolletta, mi raccomando. No! Dai, si poteva fare! Si poteva fare tantissimo sta roba. Come ho fatto a missare? Perché mi sono spostato all'ultimo? No, non si può fare. Ok, perfetto, faccio il giro, d'accordo, gioco. Come siamo antipatici. Cioè, vabbè. Si poteva fare, a mio avviso, ma... Ok. Il gioco ha detto no. No, no, no. Capitano Lodstein. Dove dovrebbe essere costui? Malabardo. Non lo so. Cerchiamolo un attimo. Dice che in sti 2 blocchi dovrebbe essere, quindi... Cerchiamolo un po'. Ogni individuo qua potrebbe essere sospetto. Manco fosse un criminale, però vabbè. Ogni individuo potrebbe essere sospetto. Ah, aspetta. Aspetta un attimo. Ho visto una bella grotta. Ah, però non posso salirci, mi sa. Devo lavorare su quel balzo. Ok, no. Mi sto allontanando. Questa è una zona che non ho ancora affrontato, sembrerebbe. Potremmo provare a fare il giro qua e vedere come ci arriviamo. Ah, aspetta, ma so dove siamo. Eh sì, siamo vicino qua alla zona dei fiori di Sakura, praticamente. Mi sa che forse è un livello un po' troppo alto per adesso. Allora, ci hanno dato la posizione, ma ci avevano detto in scorsa live che praticamente questa zona era di livello troppo alto e che forse era meglio non andarci col nostro livello attuale. Però boh, potrebbe essere tutto un bait. Forse è là dietro, però, sapete. Vediamo se si può andare. Facciamo qualche tentativo. Secondo me ci si può arrivare, sapete. Sì. Nice. Ce l'ho fatta. Caverne di Miralago. Ok. Qua però non ci possiamo andare. Dovremmo entrarci dalla parte opposta, probabilmente.
Vediamo se troviamo Lodstein da qualche parte. Oppure no. Cioè, si è buttato in acqua e penso che come minimo sia morto. Quella è una scala? Cioè, ci posso salire? O no? No, non ci posso salire. Mi sa che serve forse qualche sorta di potere particolare. Vediamo dove ci conduce questa grotta. Ah. Ok. Mi sa che il capitano Lodstein non era lì però. Proviamo ad uscire. No, ma la corrente mi porta indietro se faccio così, però. Mi sa che devo saltare di piattaforma in piattaforma. Ok. Scappiamo. Ma effettivamente poi io non mi sono manco presentato quando hai fatto il live. Cioè il raid, però vabbè. Ogni tanto mi dimentico di presentarmi quando succedono le sorprese. Ok, allora mi fa ridere come i mostri si gettino in acqua e poi scompaiono. Ok, no, non possiamo farlo da qui, dobbiamo farlo dall'altra zona. Lodstein abbiamo capito che non sta qua. Magari c'è scritto dove è situato effettivamente, leggiamo bene la missione. Sei mai stato ad Am? Quella piccola valle dove fa spesso il capitano Lodstein. Miralago caverna. Ah, ok. È qua in alto. Qua in alto non ci possiamo andare. Stavo cercando di arrivare ad una zona che non possiamo ancora raggiungere. Perfetto. Perdonatemi, abbiamo perso tempo inutilmente, ma non possiamo raggiungere questa zona almeno per ora. Quindi ci conviene andare a fare o le quest del Prato dei Ciliegi, un'antica rovina da Prato dei Ciliegi. Ok. Mi sa che ci conviene andare a Prato dei Ciliegi allora, dato che siamo anche qua vicino. Che così almeno facciamo un'altra delle stazioni della metro. E arriviamo a prendere il quarto pezzo della canzone. Che è davvero ottimo. Un piccolo Falenic. Poi anche qua abbiamo come quest, ma quella del piccolo Falenic non so quale sia, sinceramente. Questa è palesemente l'antica rovina di cui parla il gioco, però allora risaliamo la corrente ascensionale, giriamo le statue. No, 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 no. Proviamo questa. Non ancora. No. No. Sì. Mi sto incasinando la vita senza alcun motivo. No. Ok. Non so. Effettivamente analizziamo. No. Così diventa blu. Loro due blu. Blu. Rosso. Blu.
Ah, l'avevo già presa. Vabbè, stavo cercando di risolvere un puzzle che avevo già completato. Potevano lasciarmelo nella mappa. Magari mi stavate dicendo, no, Kin, l'hai già fatto nella scorsa live, non farlo. E invece l'ho rifatto. Nice. Cioè, not very nice, in realtà, però... Avete capito, dai. Come la raggiungo? Ah, ok, ho capito. Come la raggiungo. Dal lato opposto, praticamente. Di qua. C'è una zona. Bello. Ciao, Nari. Buongiorno, come va? Tutto bene? Ti faccio un ISO, dammi solo un secondo. Che sono un po' incasinato qui. Come stai? Tutto bene? Ah, bene, bene. Meno male, dai, mi fa piacere. Noi siamo qua a chillare un po' su Cassette Beast, che è un gioco molto molto caruccio, non so se lo conosci. Ok, abbiamo sbloccato praticamente la strada qui dietro. Non male come cosa. Ma figurati, lo faccio con piacere. Mi piace supportare gli altri se riesco. Cioè, se posso. Supporto come posso, diciamo. Come posso contribuire. Allora, cerchiamo di capire come entrare in questo edificio, perché effettivamente lo sto sorvolando da un po', ma... Come ci sei arrivato? Felix? Con le ali? Cioè, vuoi dirmi che io posso arrivarci con le ali e... Tipo, lo sto facendo nel modo sbagliato, ma... Va bene, aspetta. Faccio prima a seguire effettivamente qua il percorso, perché... Ah, sono stupido, ragazzi, vabbè. Effettivamente sì, posso arrivarci. Devo fare il giro lungo, semplicemente. Vabbè. Perché non guardare il percorso? Effettivamente... Big brain move. Over 9000. Incredibile. Andiamo avanti. Allora. Risaliamo la corrente ascensionale. Quella che ho già salito tipo per la terza volta con questa. Falnik, ti prego, spostati. Spostati, ti prego. Grazie, gentilissimo. Adesso possiamo fare il giro così. No, non era di qua. Perfetto. Benissimo. Però... Aspetta, no. Praticamente possiamo fare così. Guardate. Risaliamo da qui. Ok. E adesso facciamo il giro. Voilà, perfetto. Dovevo solamente ricordarmi il percorso. Stavo cercando di fare un qualcosa di molto semplice in realtà. Non farmi sti cambiamenti di visuale all'improvviso, ti prego, che mi fai prendere un infarto. Mi signor. Ok, abbiamo messo in moto la piattaforma. D'accordo. Saliamo su questa fortezza, che è tipo una chiesetta in realtà. Su questa torretta, volevo dire, non fortezza, ma ok. Entriamo nella chiesetta. Abbazia di Glastonbury. Ah, ok. Prima dobbiamo fare così, immagino. Adesso prendiamoci questo blocco qui. Lo droppiamo già qua. No, lo droppiamo già qua. Per favore, vai più in là. Grazie. Felix, non spostarlo, please. Oddio, e questo cos'è? È un arcangelo? Glesten, fata delle... Non ho letto. Vetrine, forse? Potrebbe essere.
Potrebbe essere vetrine, eh. Non vorrei dire una fesseria, ma mi pare di aver letto vetrine. Facciamo copertura plastica. In teoria dovrebbe essere super efficace la plastica sul metallo. Non me lo ricordo più. Proviamo. Al massimo è finita male. Ah, ok. Non mi sembra molto forte in realtà. Posso registrarlo tra l'altro? Chissà. Non so nemmeno che type... Ah sì, metallo. Posso farlo a quanto pare. Chance 2%. Perfetto. Cioè... incredibile. Non mi stupisce il fatto che sia fallita la registrazione. Considera. Potrei fare a fila un muro elementale, però anche così. Facciamo vernice fresca. Lente di cristallo. Aia. Che male. Adesso è di tipo plastica. Nastro riciclato. In teoria adesso che è di tipo plastica dovrebbe essere tutto ok. Mi metto il muro elementale pure. 12%. Ovviamente viene a colpire me e la chance si abbassa. Figurati. Cioè, potrebbe mai colpire qualcos'altro, no, eh? Grazie, gentilissimo. Utilizziamo dei nastri di base e ci continuiamo a difendere, diciamo con Felix. 3%. Solo 3% con i nastri di base. Peccato. Lo voglio prendere, Glastein. Penso sia tipo un leggendario. Ho altri nastri tipo metallo, però mi conviene per adesso non usarli. Combatti. Potrei riutilizzare il muro elementale. Ok. Ah, fallisce il muro elementale se lo uso. Riproviamo con il nastro al ferro cromo. Vorrei provare a catturarlo se riesco, ma può registrarlo effettivamente. Ah, cavolo. È perché assorbe il 20% degli HP. Allora no, mi sa che lo devo shottare. Usiamo un riavvolgi. Direi su Fungog. È un 4%, ma non entrerà mai, cioè... non ci sto nemmeno a sperare. Sì, infatti. Tanto vale sconfiggerlo. Cioè, non sarebbe entrato. A sto punto. Mi dispiace aver sconfitto il mostro, ma non penso che sarebbe entrato nel nostro bestiario. Non credo respawni, sinceramente. No, infatti non respawna. Ormai è andata così, ragazzi. Che vogliamo farci? Tanto non è il mio obiettivo completare il bestiario, voglio semplicemente finire la storia. A dirvi la verità. Allora, torniamo, direi, al campfire che stava qui.
Come si chiama? All'accampamento. Non mi ricordavo il termine in italiano, perdonatemi. Ok. Ci manca quella missione del Falenic da fare qua all'interno del Prato dei Ciliegi. Probabilmente non mi crederai. Ok. Qua praticamente dice. Lui aveva accennato qualcosa. Di quel treno che è passato in metropolitana un attimo fa. Aspetta. Treno che è passato in metropolitana un attimo fa. Ok, ho un indizio in realtà. Basta che mi porto dietro un blocco elettrico. So anche dove trovarlo, il blocco elettrico. Lì, per l'appunto. Evitiamo i mostri. Utilizziamo la salita ascensionale tramite la scarica. Il blocco ce lo portiamo dietro. Tanto, ti pareva? Dandy leone vorticandola. Perfetto, scappiamo. A posto. Andiamo avanti così. Appoggiamo il blocco qui. No, era così. No, Felix, please. Felix, grazie. Ok, c'era una stazione. A quanto pare. Allora, utilizziamo la leva. Ci sta facendo scendere. Dove siamo finiti? Dove siamo? Me lo chiedo anch'io, Felix. Stimati ospiti, vi prego di gustare il cibo che ho preparato per voi. Arriverò a salutarvi a breve, perciò non andate da nessuna parte. Alice, vuoi mangiare la torta con la scritta mangiami? Boh, ok, mangiamola. Vabbè. Ma cos'è? Tipo Alice nel Paese delle Meraviglie? Vuoi bere dalla bottiglia con la scritta bevimi? Ok. Con bevimi ci rimpiccioliamo e con mangiami diventiamo giganti. Quindi? Sì. Che figo! Ma bellissima come idea. Mi piace troppo come cosa. Mi ricorda anche un po' come una parte di Kingdom Hearts. Avevo detto di non andare da nessuna parte. Davvero? Chi vi ha insegnato le buone maniere? Dovreste vergognarvi di voi stessi. Il cappellaio non apprezzerà che il suo tè venga interrotto. Quindi restate qui, lo ripeto. Alice. Mangiami. Ok. Abbiamo un po' di cose da fare qui, effettivamente. Hai disturbato un tè tra i mostri. Vampostore, spaccalope e muschettiere. Ah, non posso fuggire, ok. Mi sembra anche giusto perché li ho disturbati, me l'ha detto chiaro e tondo. Utilizziamo muro... no, copertura plastica.
Ok. Fanno i loro danni. Spero di non dover affrontare l'angelo dopo averli fatti arrabbiare, perché sennò è finita. Spaccalope. Facciamo vernice plastica su, direi, Vampostore. Aia. Spavento. Ok, uno se n'è andato. Ne mancano due. Martello giocattolo. Rimane solo moschettiere. Utilizziamo, direi, colpo. E vernice fresca. No, perché non la posso usare. Siamo tornati elemento pianta. Facciamo colpo. Gaming. Ciao lampada. Buongiorno, come stai? Tutto bene? Ah, ok, si è messo in posizione di difesa. Utilizziamo morso. E una bella accolpata. Mister Muschettiere è andato KO. Nice. 58 di plastica. Tutto a posto, tu? Io abbastanza bene, grazie. Stiamo continuando Cassette Beast adesso. Stiamo facendo un dungeon che mi ricorda molto Alice nel Paese delle Meraviglie. Con la cosa del... o anche Ant-Man volendo. Che praticamente... cioè stai bevendo e mangiando. Mangiando diventi enorme e bevendo diventi piccolo. E ci sono praticamente i biglietti di Alice che ti dice stai lì, stai qua, mangiami, così diventiamo grandissimi. Posso prendere... no, non posso prenderla, la scatola così, in realtà. Probabilmente diventare più grandi non è una buona idea, ok. Beviamo. Beviamo ancora di più. Adesso siamo piccini picciò. Ah, ok, credo di aver capito quello che devo fare. Aspettate. Credo di avere una mezza idea. Lasciamo la scatola qui. Saremo qua. Aspettate. Posso skippare la fight? Sì, questa la posso skippare. Nice. Per spostare questa però poi devo tornare normale. Oh, nice. 5 trasmissioni consecutive. GG lampada. Complimenti. Aspetta, ce la faccio salire sul tavolo? Sì. Mangiamo. Più che altro stavo cercando di capire come fare a prendere questa. Oh mio Dio. Guardate come sta tenendo la scatola, cioè. Come si fa? È stupidissima come cosa. Diventiamo ancora più grandi. Wow. Ok, ce l'ho fatta. Devo togliere questa scatola. Non so perché prima non me la facesse togliere. Adesso me l'ha fatta togliere invece. Boh. Qualche problema. Beviamo e ribeviamo. Puoi mangiare di nuovo la torta? Praticamente una volta. Una serve per tornare a dimensioni normali, una per diventare più grandi e la bibita serve per rinfresciurirsi.
considera. Cioè, quindi c'è un limite di 2 volte. Alla fin fine. Ok. Balzo spello. Cos'è shiny tipo? Sì, il limite è 2. Se è shiny lo devo prendere assolutamente. 18%. Un po' basso. 71. Ovviamente va da Felix perché non si vuole far catturare. Sto bastardo. Pure il compare mi fa abbassare la chance di cattura. Vaffa miseriaccia. Aspetta, no. Distruggiamo il compare e poi andiamo dal balzo spello. Mi sembra giusto. Ok. Doppio fendente. Ok, fa i suoi danni. Via la falena. E ora ci prendiamo lo shiny. Mocchini, ciao Taro, come stai? Tutto bene? Come va? Dici un po', dici un po'. Facciamo la copertura plastica con Felix. Ti faccio un SO, dammi solo un secondo. SO. Charlie, 89. Andate a seguire il caro Taro se non seguite. Ne da un po' che non streama, però è uno streamer molto molto bravo. Yes! È uno shiny. Il bazzo spero attira le prede con i suoi occhi d'ambra e un grande sorriso. Tuttavia, qualsiasi creatura si lasci sedurre da questa messa in scena sarà rapidamente colpita dagli artigli affilati nascosti sotto il suo mantello sporco. Perfetto. Tutto bene, pranzando. Che mangi di buono? Se vuoi dircelo. Non lo so. Ok. È tempo di distruggere questo caro balzo spello. Lo shiny l'abbiamo preso, per cui bye bye. Nice, abbiamo fatto anche un level up, ottimo. Questa la possiamo skippare. Pennella arrabbiata. Piccante, a me fa tanto male il piccante purtroppo, quindi tendo a mangiarlo poco. Ok. Io ti tengo in sottofondo mentre gioco. Va benissimo, lampada. Non ti preoccupare. Ops, ho fatto casino con OBS. Ho anche fatto casino con il gioco, ma vabbè. Che giochi di bello? Warframe o altro? No! Non volevo buttarmi di sotto, ma vabbè. Sono volato giù, che è una meraviglia praticamente. Ok. A me piace il piccante. A me non dispiace, il problema è che se mangio roba troppo piccante poi ne sto male, quindi tendo ad evitarlo o mangiarlo molto poco in realtà. Proprio per quello. Ok, possiamo tornare a dimensioni normali direi, perché siamo troppo piccoli attualmente. Per raggiungere il tavolo dovrei prendere le scatole. Stavo decidendo tra Monster Hunter, Warframe e Atlas. Atlas non lo conosco. Monster Hunter quale giocheresti? World o Wilds o Rise? Scusa, non mi ricordavo il nome. Cioè, no, anche non mi ricordavo il nome, che non so parlare io, è diverso, però. È un grave problema questo, ne sono consapevole. Ok. Sono giocatore di World. Io World ad esempio non l'ho mai giocato, ma mi dicono tutti che è un bel gioco. Che è un
O almeno in passato, se non sbaglio, fu un'app che mi disse che era un po' lento sotto alcuni punti di vista rispetto a Rise. Gli introvelfi mi hanno visto. Questa la conservo per dopo. Sarà una bella sorpresa per te. Un ospite cortese la lascerebbe in pace. Usa la testa, non perderla. Alice. Perché ha 6 cuori adesso ha messo? Quanti cuoricini mette? Apriamo il forziere. Re Gemma vuole la tua testa. Giustamente. Totalmente ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie questo pezzo, ma ci sta, carino. Regina Ice e Malabardo. Fondiamoci. Agnogog. Shottiamo il Malabardo e ci prendiamo la regina. Tagliatele la testa! È partita anche la cover cantata. Cioè non è una cover, è la host cantata. Assomiglia un po' a Dugong. Effettivamente sì, di faccia è vero. Molto vero. Tiro per i danni, ok. Fa malino. Ok. Ci ho mandato in Berserk. Facciamo... ok, tolto la barriera. Non possiamo registrarla, peccato. E allora shottiamo entrambi, senza alcun problema. Facciamo il colpo sul Malabardo. Assorbi vita. Ok, la regina si prende la vita. E noi shottiamo il bardo. Adesso è tempo di mangiarci la regina. Come un pezzo di scacchi. Dato che abbiamo usato morso, volevo fare una battuta adeguata, scusatemi. Mi sembrava un bel momento. Chiave del bianconiglio. Ah, ora possiamo uscire. Nice. Ora possiamo uscire. No, dobbiamo rimpicciolirci. Siamo troppo grossi. Torniamo grandi, direi. Cioè, torniamo di dimensioni medie, per adesso. Chiave del bianconiglio rimossa. Ok. Dobbiamo tornare piccoli nuovamente per attivare quella leva. Bevimi. Oh mio Dio. Ok. Oh mio Dio. Aspettate. No, non posso interagire. Sono fregato. Ho solo 2 riavvolgi. Cazzarola. Avrei dovuto aspettarmelo. Di qui non posso uscire, giustamente, perché sono piccolo. Ho capito. Posso solo andare da Alice. Ma santo cielo, cos'è quel rumore? Non è proprio un rumore che si sente. È come se ci fosse qualcosa di sbagliato nell'aria. No, ok. Non posso farlo. Peccato. Stare in questo posto dà davvero una brutta sensazione. Non so parlare, nice. Vediamo un po'. Di qua non c'è niente? No. Possiamo solo affrontare l'arcangelo. Perfetto. Vediamo un po'. Come sarà questo quarto arcangelo? Non ho mai visto niente del genere. Che cosa sta succedendo, Kinith? Perché è fatto in quel modo? Smettila di doppiare troppi ricordi. Commovente, va bene. Questo deve essere un arcangelo.
Avete ignorato il mio ordine, vi siete mossi. Non mi rispettate? Non vi rendete conto di quanto io sia importante? Dovremmo sapere chi sei. Che maleducazione! Per di più, nei confronti di un membro della famiglia reale. Se rifiutate di usare la testa, sarò costretta a togliervela dalle spalle. Arcangelo Alice, regina in esilo dal paese delle meraviglie. Ok, o Alice, se volete dirlo in italiano. A livello 34. Siamo leggermente in vantaggio con i livelli, ma sapete come sono gli angeli? Sono abbastanza cancerogeni, se vogliamo dirla tutta senza tergiversare troppo. Per cui facciamo attenzione, dato che abbiamo anche pochi rimedi di cura. Andiamo con un bel muro elementale. Sì, infatti non le tolgo nulla. No! Rispedisce gli attacchi? Tracanna benzina, cosa fa? Fallito. Personaggi gonfi hanno statistiche di attacco e difesa aumentate, ma una schivata molto minore. No, questa si buffa. No. È una stallona. Adesso si mette a doppiare come su D-Max. Magari no. Se devo doppiare come su D-Max è un po' cringe in realtà, a mio avviso. Facciamo vernice... No, vernice fresca, stavo per sbagliare. Devo fare prima la copertura. Non ha un tapping preciso. Effettivamente potrei avvelenarla però, perché in teoria se l'avveleno i colpi non dovrebbero variare moltissimo. Bevimi. Ok, ho capito come funziona. Carina come meccanica in realtà. Praticamente l'opposto. Immagino che Bevimi sia l'opposto di Mangiami, che è sgonfiato, ha schivata maggiore ma attacco e difesa ridotti. Perfetto. Carina come meccanica in realtà. È un po' bastarda forse la parte in cui dovremmo cercare di colpirla quando ha le difese abbassate, però speriamo che entrino gli attacchi più che altro, perché se no... No, devo fare vernice fresca. Eccolo qua, non lo trovavo. Ovviamente ha mancato l'attacco, aggiungerei. Ah, ecco cosa fa Tracanna benzina. Mi ruba i punti abilità. Avrei dovuto intuirlo. Praticamente posso attaccarla solo quando sta in status mangiami, allora mi sa. Perché altrimenti sono fregato. Rete idrica. Oh mio Dio, che danni. Di nuovo mangiami sto usando. Facciamo un bel morso. Anzi, un oggetto. Utilizziamo un riavvolgi qua, sinceramente. E qui le mettiamo lo status di prosciuga. Elevata e potente. Ma mi ha one-shottato. Quasi, cioè... Mi ha one-shottato il personaggio principale, quasi. Ma stiamo scherzando. Wait. Possiamo fonderci però. Quindi ottimo. Marte di Fauce. Secondo me non si mette in Mangiami, si mette su Bevemi adesso questa. Palese. Ho questa impressione. Ho questa impressione, ragazzi. Si mette su Bevimi adesso. No, va su Tracanna benzina. Ok. E invece è andata su Mangiami. Ci sono cascato. Però l'ho aumentato
come si suol dire, il danno da avvelenamento. Persisterà per qualche turno. Ok, fatto bevimi. Neutralizza. Ho paura di sapere cosa faccia neutralizza, sinceramente. Per cui facciamo... Ah, si è tolta gli status. Niente. Affila. 3 canne a benzina, mi ruba i PA. Adesso è tornata gonfia. Le facciamo una bella pugnalata tossica. Rieccomi, sono andato a mangiare la polenta. Nice. Buono. Ok. Non ce la stiamo cavando malissimo. Facciamo un'altra pugnalata tossica. Voilà. Usiamo la tossicità. Elevata e potente non mi ha shottato. Lei si prende le cartellate adesso, non quelle che si mangiano. Mi metto in difendi. Sono quasi sicuro che adesso si toglie il veleno. Ve lo dico. Vale. In realtà mi metto... No, non faccio cambio. Volevo fare oggetto. Uso la... non la ribobina, ma il riavvolgi. No? Non ha fatto quello che pensavo facesse. D'accordo. Strano. Molto strano. Finiamola qui. Mi dispiace, Alice. È finita male per te. Sarà per la prossima volta. Tuo vigore è aumentato di 10%. Ora puoi planare per 5 secondi e mezzo. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare. Il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola, Occidente, sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete. Ora ritrovo di vuoto e di quiete. Procedi dunque da lì, a meridione, dove le strade si vanno a incontrare. Là, dove pallidi fior di ciliegio sopra la terra si vanno a posare. Il resto della canzone è troppo sommesso, non riesci a capirlo. Non avete proprio rispetto, vero? Che rabbia! Signora Alice, piacere di conoscerti. Mi serve qualcuno con le tue capacità razionali. Voi e io. Un giorno dovremmo proprio fare una chiacchierata. Credi che quell'arcangelo volesse davvero le nostre teste? O che fosse un modo di dire? No, non rispondere. Non lo voglio sapere. Che intendeva l'uomo triangolo quando diceva di voler fare una bella chiacchierata? Sembrava civile, ma non mi fido affatto. Ah, dicevi di avere un indizio su cui indagare, giusto? Che cos'era? Là dove pallidi fior di ciliegio sopra la terra si vanno a posare. Sembra che descriva un ambiente qui sull'isola. Forse non è molto specifico, ma è già qualcosa. Allora, vuoi andare? Dicevi di aver sentito una diceria su qualcosa che sta accadendo nell'acquitrino, giusto? Potrebbe essere la nostra prossima destinazione, se vuoi. Ok. Quindi dobbiamo andare nell'acquitrino adesso. Praticamente. Tutta questa zona qui in basso. Sembrerebbe. Facciamo una cosa per volta. Riposiamoci perché abbiamo preso mazzate. Sai, dopo che abbiamo detto addio a Kuneko, ho detto una cosa. Ho detto che questa avventura mi aveva acceso un fuoco dentro, ricordi? Sì? Prima di piombare qui, ero in una fase di scarsa creatività. Per lungo tempo avevo lavorato in un'azienda che produceva storie a zoti, disegni, sceneggiature, facevo tutto. Non ero il boss, ma quelle storie erano come i figli miei, capisci? Come i figli miei. Le figlie di famiglia. Ci mettevo sangue e sudore.
Per anni ho aspettato che i miei superiori riconoscessero i miei meriti, ma non l'hanno mai fatto. Anzi, mi hanno cambiato mansione, allontanandomi dalle storie dei personaggi a cui avevo lavorato tanto. E ti assicuro che non mi cagavano. Sì, che non mi cagavano, anche quello. Che non mi pagavano quanto meritavo. Quindi ho finito per licenziarmi e mi sono messo in proprio. Bravo, hai fatto bene in realtà. Grazie. Ma a causa dello stress del precedente lavoro non mi concentravo a dovere. Non riuscivo più a creare. Ecco perché penso ci sia un motivo se sono finito qui a Nuova Wirral. Grazie per avermi ascoltato, Kinith. Il fatto che ci siamo fusi assieme in un super mostro mi rende più facile parlarti di queste cose. Beh, sì, è una cosa che unisce le persone. Comunque, finché non troviamo il tuo portale, non posso tornare indietro. Che ne dici? Torniamo alla mola? Ok, siamo diventati più amici di Felix. Adesso le fusioni sono più forti. Almeno con lui. Con gli altri compagni non del tutto ancora. Dipende da quanti cuori di amicizia avete con i compagni. Non li abbiamo ancora tutti, abbiamo solamente loro 4 per adesso. Non so quanti ce ne siano in realtà. Abbiamo fatto metà canzone però. Il prossimo punto sembrerebbe essere per l'appunto, scusate il gioco di parole, l'acquitrino, che è tutta questa zona in basso. Adesso, ma io ci posso andare ad esempio no aspetta, guarda la mappa. Qui posso andarci o devo... No, non posso perché ovviamente non ho parlato con il paguro, per il piccolo pagurino. Allora, andiamo avanti, torniamo in quella zona dei ciliegi, direi, e poi si procede. Aspettiamo che scenda l'ascensore. No, dai! Ma che cavolo? Non ci credo. Devo stare fermo. Cioè, non è difficile, ma a quanto pare per me è difficile stare fermo. Vogliate scusarmi. Come al solito ci metto 357 anni per fare mezza cosa. Adesso però tornare in quella zona lì ci metto un'infinità. Cioè, guardate quanto dista. Vero che potrei buttarmi effettivamente. Potrei buttarmi in acqua effettivamente. Sapete che viaggio che ci risparmiamo? Così. Ci buttiamo in acqua e tagliamo corto praticamente. Noi adesso siamo qui. Facciamo così. Seguiamo questa meta. Qua ci stanno i mostri che ci seguono, ma va bene così. Dove sto? Ok, sto qua in basso. Ok, mi sta caricando il resto del mondo perché la mappa è troppo grande, ma ci sta. Qua non posso navigare troppo velocemente, sembrerebbe. Ok, siamo qui. Andiamo qua in alto e poi raggiungiamo la zona dei ciliegi. O dei Sakura Blossom, come piace chiamarli a me. Dai. No! Vabbè. Cioè, io non voglio commentarmi perché sono veramente incommentabile. Cioè, certe cose riesco a farle solo io. Assolutamente. Adesso devo approdare le subfoca. O le subfoca, effettivamente. Perché è un po' strano. Wait, aspetta. Ce l'abbiamo fatta. Vorrei tornare però qua. Adesso sì. Vorrei
tenermelo come metodo per teletrasportarmi, quindi dobbiamo andare a interagire con il caro paguretto della stazione della metro. Però non mi viene il nome adesso, un nome specifico del personaggio, ma non mi viene. È Magistaccio, ok. Benvenuto! Mi sono preso la libertà di aprire il binario A per lasciarti viaggiare. Bene, cosa posso fare per te, Kinif? Voglio viaggiare. Voglio andare a Airborne Town perché mi mancano le cosine per curarmi. Avevo qualche riparazione da fare al negozio, ma diciamo che ora me la scivolo. Me la svicolo in realtà, ma me la scivolo. Brava, certe volte bisogna proprio prendersi una pausa. Aspetta, cosa hai detto? Ho detto che avevo delle riparazioni da fare? E che cosa hai detto dopo quello? Che me la svicolo? È un'espressione? Svicolare qualcosa? Oh, beh, sì. Cioè, se vuoi saltare qualcosa che devi fare, o se non vuoi andare in un certo posto, te la svicoli? Ok, ho capito. Accoglierò il tuo strano gergo con mente aperta. Credo che mi svicolerò. Sì, svicolerò da tutta questa conversazione. Non so più parlare, ragazzi. Devo bere un po'. Un po' d'acqua. Che ho quasi finito, tra l'altro. Dovrei andare a riempirla, la bottiglia. Ok. Cos'è successo? Salve, Kinif. Chiedo scusa. Parlo troppo forte? Forse così va meglio per te. Ho pensato che potremmo organizzare un incontro veloce. Questo mi preoccupa un po'. Chi sei? Ah, dove ho scordato l'educazione? Dovrei presentarmi. Sei un arcangelo? Arcangelo? È così che ci chiamate? Che delizia! Quanto a me, personalmente, la vostra gente mi ha chiamato in molti modi. Artù, Alessandro, Agamennone. Ahimè, io sono Aleph. Puoi chiamarmi Al. Piacere di conoscerti? Da qualche tempo una vecchia conoscenza mi preoccupava. Fortunatamente quella situazione ora è stata risolta. E ora ritorno e scopro che questo mondo ha radunato altri della mia specie? Altri arcangeli? Questi sono davvero tempi entusiasmanti, amici miei. I nuovi arrivi sono una cozzaglia bizzarra, ma vedo molto potenziale in loro. Tanto che devo chiedervi di non tentare di interferire con il mio esercizio di team building. Anzi, devo proprio chiedervi di smettere di cercare i miei simili in qualsiasi modo. Ma gli arcangeli sono la chiave per lasciare nuova Wirral. Oh, volete solo andarvene? Sì, posso mandarvi lontano da qui. L'unica cosa che non posso teletrasportare sono io. Uno specchio non riflette se stesso. Kinif? Così sia. Esaudirò il vostro desiderio. Per favore, non ritornate. Davvero. Dico sul serio. Ok. Non me l'aspettavo questa uscita. Dove siamo finiti? Sembrerebbe essere un luogo ignoto. Una sorta di strada nel Far West, del tutto abbandonata. Però ci siamo solo noi. Felix non è venuto con noi, ad esempio. Guardate, è una spada arrugginita, anche molto gigante.
Un muro. Con un graffito. Un edificio. Hey, sugar. Hai l'aria sperduta, straniero. Hai bisogno di un posto dove stare? Cosa sta succedendo? Sei fortunato che ti ho trovato, tesoro. Call me Miss Amber. Puoi chiamarmi Madame Ambra. Sono il volto della loggia Ambra. You're mighty lucky. Sei davvero fortunato. La loggia Ambra non attraversa spesso quei mondi morti. Accomodati, fai come fossi a casa tua. Dai un'occhiata in giro. Al momento stiamo viaggiando, perciò non c'è ancora nessun posto dove andare. Ok. Accidenti. Starei qui per sempre se potessi. Ok. Vediamo un po'. C'è uno specchio. Questo è uno specchio ben lucidato. Non sembra riflettere nulla, però... Uno specchio che non riflette nulla? Strano. Almeno la nostra immagine dovrebbe riflettere. La loggia Ambra è davvero unica nel suo genere. È la tua prima visita alla loggia Ambra? Sì. Madame Ambra sa come gestire questo locale. Questo è poco ma sicuro. Ok, qua c'è una specie di dipinto. Una pergamena. Un tempo più semplice. Conosci Aleph? Well, Eravamo come una famiglia una volta, ai bei vecchi tempi. Eravamo un bel gruppetto, una volta, e abbiamo passato dei bei momenti insieme. Lascia che te lo dica. Aleph era un po' il capo, cioè, è ovvio che fosse lui. È un tipo fatto così, dico bene? Io? Io ero quella che guida, e Morgante era custode alla porta. Ma a volte ci si perde di vista, a volte alla fine le cose si complicano. Perciò perciò mi sono lasciata tutto alle spalle. Sono sicura che Aleph stia ancora cercando di trovare un modo di andarsene da quell'isola, ancora adesso. E la vecchia strega non gli dirà mai come fare, ovviamente. Ma non voglio annoiarti come una vecchietta che racconta i bei tempi andati. Sei un arcangelo? Io? Beh, te l'ho detto, Kinif. Sono solo il volto di questo locale raffinato. La loggia Ambra è la vera protagonista. Per non parlare del fatto che tu la sai lunga di cosa vuol dire andare in giro indossando un avatar, dico bene? Ok, cos'è? Una frecciatina verso i VTuber o intendi l'avatar del gioco? Vediamo. Vediamo quale delle due cose. Aspettate un attimo, perché qua potremmo aizzare un qualche discorsi. No, da scherzo. Probabilmente intende l'avatar del gioco. Non preoccuparti, non lo dirò a nessuno. now. Ora, immagino che fossi bloccato su quel sasso perché Aleph ti ha teletrasportato lì, giusto? E prima eri a Nuova Wirral. Quell'isola è come una carta moschicida. Ok, moschicida. Un po' strano. La gente scivola tra le crepe del mondo e finisce lì. Gran bella sfortuna, dolcezza. Ma per quanto riguarda le storie con il nostro amico dalla testa triangolare, non è colpa tua se sei rimasto coinvolto nelle nostre vecchie beghe. Perciò ti darò un passaggio, solo per questa volta. Seguimi. Questo specchio ti porterà dove devi andare. Quale sia il posto? Invece, beh, non dipende da me. Attraversalo quando sei pronto. Direi anche subito perché non abbiamo nient'altro da fare qui. È un po' un luogo autoconclusivo.
un po' fino a se stesso. Take care. Abbi cura di te, dolcezza. È stato un vero piacere conoscerti. Ah, e fammi un favore. Non facciamo sapere al nostro amico Al che ti ho aiutato. Ti va? Nel caso fanculo i VTuber. Grazie, Lampada. Per un momento ho temuto che non ti avrei rivisto. Ok, allora, se ho capito bene, questo tizio a triangolo, Aleph, è un vecchio arcangelo che è rimasto bloccato a Nuova Wirral come tutti noi. E sei stato salvato da una sconosciuta dopo che il tizio a triangolo ti ha spedito in un altro mondo. Cosa che può fare agli altri ma non a se stesso. Capito? Mi sembra un buon riassunto. Ma non sappiamo cosa stia tramando questo tizio, vero? Mi pare che abbia già tutto un suo programma. Ad esempio, cercare gli altri arcangeli. Immagino che la mia domanda sia questa. Come lo gestiamo? È chiaro che ha qualcosa in mente, ma tutta questa faccenda potrebbe essere un pochino al di sopra delle nostre capacità. Lo evitiamo finché possiamo? Mi piace questo piano. Beh, direi un piano molto autoconclusivo. Facciamo un salvataggio. Non so per quanto ancora andrò avanti, magari almeno un'altra retta, sì, ci può stare. Ah, Kinif, proprio la faccia che volevo vedere. Un cliente di questo rispettabile locale mi ha raccontato di un suo avvistamento particolare. Una barca remi abbandonata, portata a riva dalla corrente non molto tempo fa. Strano, non ti pare? Ho pensato che ti sarebbe piaciuto averne notizia, dato che tu e i tuoi amici adorate parlare di strani avvenimenti proprio qui nel mio bar. Ok. Dopo allora andiamo. Anzi, sapete cosa faccio un attimo, ragazzi? Cambio un attimo schermata con un Be Right Back e vado a un attimo riempirmi la bottiglia. Torno subito, vi lascio con la canzoncina del gioco, con le host del gioco, a chillare un po'. A tra pochissimo. Rieccomi qua. Ciao Phil. Buongiorno, come stai? Tutto bene? Ti faccio uno shoutout. Come va? Tutto ox? Dimmi un po'. Dimmi un po', dici un po' in realtà. È stata una pausa brevissima, considera. Ultima volta hai giocato all'Ice of P? Mai giocato? Non sono molto pratico nei Souls, a dire la verità. O nei Souls-like. Effettivamente un Souls-like non è un Souls. Dovevo semplicemente andare a riempirmi la bottiglia. Ma come l'SO? Ma grazie. Eh sì, ha il VT nel nome. Tra l'altro non mi ricordo se ti ho mai messo il follow io film. Non ti seguo? Ma come non ti seguo? Aspetta, rimedio subito. Date a seguire il caro Phil, mi raccomando. Che se non sbaglio ho iniziato anche da poco a streamare. Avevo letto nelle storie se non sbaglio. Solo che fra una cosa e un'altra poi mi sono dimenticato di passare su Twitch, dato che io ci spendo veramente poco tempo ultimamente nelle live altrui. E non solo ultimamente, cioè per ultimamente intendo dire nell'ultimo anno in generale. Comunque sto bene, oggi ho fatto l'ultima lezione di miscelazione. Ah! Ti è piaciuto come corso? Di per sé? No, sono ancora in fase di pre-debutto. Ah, ok. Va bene, va bene. Allora scusami, mi sono confuso. Perdona. Perdona la mia... diciamo...
incomprensione. So come ospite, dovrei iniziare febbraio. Ah, ok, ok. Ci sta, dai. Allora qualche mesetto. Mi fa piacere. Una barca. Ho sentito parlare di imbarcazioni portate a riva della marea, ma mai intere. La swag barca. Puoi salire a bordo della barca Remy? Io però prima di fare questo dovrei andare a prendermi le pozioni, eccetera. Per chi non fosse sul server Discord, se volete entrare sul server di Discord o sul canale di Telegram, se vi fa piacere sapere quando vado in live o altre cose carine che faccio, potete seguirmi lì Welcome. anche. Compriamo i riavvolgi. Ok. Goodbye. Sì, per ora volevo imparare a fare overlay e stinger da solo. L'avatar l'ho in mente come fare e chi commissionare. Io dovrei rifarmelo l'overlay, considera. In realtà me lo... cioè, ho una mezza idea su come farlo, ma... dovrei rifare praticamente tutte le grafiche del canale, perché quando le feci volevo fare un qualcosa di semplice per, diciamo, per iniziare subito. Però non è proprio molto pulito l'overlay che ho io, quindi vorrei fare un qualcosa di più semplice e impattante. Ho sentito che il giro di ronda della capitana Gladiola la porta verso il cimitero ovest di Arbor Town. Dove pensi che vada? Ok, ne abbiamo trovata un'altra. Perfetto. Ci restano le ultime due posizioni dei capitani. Allora, adesso possiamo andare sulla barca Aremi, la swag barca. La swag barca? Volevo dire la swag. La swag non so che sia. Oh, allora è qui che ci sta portando la barca Remy. Non che io sappia dove è qui, ovviamente. Credo che nessuno si sia mai allontanato tanto dalla costa di Nuova Wirral. Molo di Brightside. Perché ho la sensazione che questo sia il DLC? Non lo so. Dovrei informarmi, forse. Come si chiama questa della barca Remy? Controlliamo subito. Ah, proprio barca Remy. Vabbè, dovrei guardare la versione in inglese. O mi riguarderò il VOD per vedere come si chiama la zona, perché così almeno so come procedere. Dovrei guardare poi anche la diceria sui cartelli mobili, perché secondo me qua si nasconde una... come si dice? Una stazione ferroviaria. Palesemente. Ho questo sesto senso. Mappa. Andiamo qui. E poi iniziamo la zona dell'acquetrino. Andiamo alla stazione di Cherry Cross. Perfetto. Andiamo a vedere questa diceria del Miralago, che forse avrei dovuto fare un po' in passato, ma ho fatto anche una rima. Ok. No. Però mi fa tanto piacere che mi sto costruendo qualcosa pian piano e sto avendo conoscenze sia di persone quali te e altri VTuber che roba mia personale. Mi fa piacere, sai.
Questo è il primo di quelli che i ranger chiamano cartelli mobili. Secondo alcuni, se si sale sui pulsanti nel giusto ordine e si seguono tutti i segnali, si arriverà a un tesoro. Altri dicono che portino in un grande loop. Ok. Il giusto ordine. Devo trovare gli altri, però. Gli altri pulsanti. Questo è un altro pulsante. Ad esempio. Ad esempio, grazie allo streaming ho ripreso a disegnare, o comunque ho ripreso prima di farlo. Beh, è un'ottima cosa in realtà migliorare le proprie skills. Se è anche un qualcosa che ti piace. No, ok, abbassava quello. Ok, poi adesso mi dice vai verso il basso. Verso il basso. No, mannaggia. Aspetta, Phil. Wait. Devo aprire il programma per fare questa cosa. Dammi un secondo. Qua la modalità storia. Prima volta che famo il maschile. Strano, effettivamente. Anche se... aspetta. Datemi un secondino. Sono le 14 precise, quindi le 14 e un quarto. O se vuoi alle 16 facciamo, dato che mi sa che già se n'è andato in un quarto. Cioè, un minuto. Dove sta il PNG però? Qua. Ok, non trovavo la schermata. Ok. Perché non me lo fa vedere? What's your problem? Ah, è perché è sotto il gioco. Scusatemi. Eccomi. Trallallero, trallallà. No, volevo scappare, non volevo registrare niente. Fuggiamo dalla battaglia, per cortesia. Vediamo se è giusto sto pulsante. Stop. Vuol dire che ho sbagliato? Molto in Azuma. Tu dici? Sì, ho sbagliato. Ok, perfetto. No! Mannaggia! Sì, voglio scappare. Andate via. Vi prego. Ho utilizzato un'app free per farlo dal telefono. Considero. So che non dovrei farlo, ma... Sbagliato. Perfetto. Aggiungerei perfettissimo. Ma che bello. Ok. Non è questo il pulsante. Ce n'è uno qua? Allora. No. Ma no, non vuole dire... In che senso non vuole dire? Cioè sì, questo è un modello pre-made PNG. In realtà doveva essere un VTuber vero e proprio, ma il mio PC non lo regge. Ok. Come faccio a sapere qual è l'ordine corretto però dei pulsanti? Oh mannaggia. Devo stare qui 50 anni. Calcastagni. Che bello. È tipo un gaciasqualo. Potevamo chiamarlo gaciasqualo, suonava meglio. Invece di calcastagni. Mi dice di andare tutto dritto. Però se io vado tutto dritto... È questo qua allora il pulsante. Scusatemi. In teoria. Sì, ok, è questo. Poi dice di andare qua. Ok, qua così. Questo. Era molto più facile di quanto pensassi.
Poi così. Quindi in teoria questo qua e non questo. È un po' lunghetta da fare, ma ci sta. Dai, si può fare. Ok, andiamo sotto. Adesso. No, non ti azzardare. Se mi ha interrotto, giuro, mi metto a piangere. Credo sia questo qua. Ok, andiamo verso di qua. Dovrebbe essere tranquillamente questo, senza alcun problema. Dobbiamo andare verso l'alto. Verso l'alto, quindi questo qui. La devono smettere però di interrompermi ogni secondo. Sto cercando di fare un puzzle serio. Dai, che palle. Please, basta. Ok, questo qui adesso dovrebbe essere questo. Ok. Pian pianino ce la stiamo facendo, ragazzi. Ci vuole calma e sangue freddo. No, 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 lasciami. Oh. Comunque la SOP, se non l'hai mai provato, un Souls, non te lo consiglio per iniziare, ma come secondo o terzo ci puoi pensare. Ok, va bene. È un gioco che ho adorato. Considera il gioco più simile a un Souls che ho giocato, forse è Nioh. Ma Nioh non è un Souls. Quindi te la dice gran lunga. Ok. Andiamo dritti così. Questo non l'ho ancora fatto. La devono smettere, giuro. Mi stanno continuando ad interrompere in continuazione. Non posso fare due passi, ragazzi. Ok, questo. Penso sia questo qui. Poi questo qui. Questo qua. Saliamo su. Dai. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Veramente lunga come roba. È un gioco che ho adorato. Va bene, grazie per il consiglio, Phil. Prima o poi lo proverò sicuramente. Non so dirti quando perché ho una vasta gamma di giochi da giocare, però. Ok. 3. Fontessa. È carino. Il nostro. È tipo il coso della doccia. Vediamo gli angoli. Se li giriamo. Forse sono gli angoli? Yes. Adesso immagino che devo fare tutto rosso per sbloccare la corrente. Ma credo che... No, gli angoli mi sa che qua non bastano. Gli angoli non bastano qui. Bastavano gli angoli e quello centrale. Wow. Ho aperto le due chest. Cosa c'era in quella chest? Benvenuto, mi sono preso la libertà di aprire il binario A per lasciarti viaggiare. Bene, che posso fare per te, Kinif? Niente. Adesso abbiamo il teleport rapido anche per questa stazione. Cavolo, l'avessi saputo prima sarebbe stato molto più comodo, invece l'ho sbloccata tardi questa stazione, cavolo, peccato. Vabbè, come si suol dire, meglio tardi che mai. Abbiamo un luogo sbloccato.
Il problema è come saliamo là. Forse devo farmi trascinare dalla corrente. Sì. Ok, aspettate, vediamo cosa ci dice. No! Vabbè. Ma perché a differenza di un Dark Souls che magari vince con ambientazione, intesi come fluidità e coerenza degli ambienti e nella varietà dei stili di gioco, Lies of P come gameplay loop, roba personalissima mia, come narrazione ed estetica di ispirazione vince su Dark Souls. Ok, ci può stare. Secondo me. Alla fin fine ognuno ha i suoi gusti. Solo un forziere dice la verità. Ok. Come faccio a saperlo? Come faccio a sapere quale forziere dice la verità? Scusatemi. Perdonate la mia domanda stupida, ma... Forse devo disattivare la leva? A sto punto. Non vedo altra soluzione. Disattiviamo la leva e vediamo cosa dice ogni forziere. Una nota sul forziere dice: la chiave si trova in questa cassa, vuoi aprirla? No. Una nota sul forziere dice: la chiave non si trova nella cassa più a sinistra, vuoi aprirla? No. Una nota sul forziere dice: la chiave non si trova in questa cassa, vuoi aprirla? No. Ho detto no, perché ho premuto A? Volevo... Vabbè. Era palesemente la cassa centrale che diceva la verità, però... Ho sbagliato. Perdonatemi. Li affronto perché probabilmente non li posso skippare. Semaforello. Cioè non si possono skippare, per cui sicuramente bisogna affrontarli. Infiamma. No, mi ha infiammato, oh mio Dio. Come farò? Mi ha bruciato. Ok. Gnam. Meno 100 HP. Bellissima sta mossa, ingorgo. Ci sono certe mosse veramente micidiali su sto gioco che ottima creatività hanno gli sviluppatori. Ah! GG, ho azzeccato invece. Chiave di Waterloop. La chiave non si trova in questa cassa. E invece ho avuto ragione. Ci ho azzeccato per sbaglio. Vabbè. C'è la stupidità nella... Non so come dirvela effettivamente. Boh, definite voi questa frase. Perché effettivamente la definizione che darei io non è molto simpatica nei miei confronti. Andiamo avanti. Ok, c'è una barriera qui. Siamo arrivati qua. Gocciolagno. Gne gne gne. Ok. Scusate, dovevo replicare il verso. Ah, ok.
Per sbloccare questa stanza devo fare gli angolari più quello in basso, praticamente blu, e il resto rosso. Ok. È molto semplice. Vediamo se mi ricordo. Allora, gli angoli e il resto blu. Questo non deve essere blu. No, però se questo è così. Facciamo prima questo. Questo se lo cambio diventa così. Oh, mercoledì Adams. Non è possibile. Kien, oggi ti senti più giallo ocra o rosso caramella? Boh? Rosso caramella? Anche se non sono una persona da rosso? Perché giallo ocra non è un colore che mi fa molto impazzire, a dire la verità. Personalissima opinione. E Nettosh, ciao Drugo, come stai? Tutto bene? Ti faccio un SO, dammi un secondo. SO, andate a seguire il caro Drugo. Mi raccomando, se non lo seguite ancora, seguite il Drugo, perché se non seguite Drugo e le altre persone che non ancora, di cui ho già fatto l'SO di oggi, siete cattive persone. No, non è vero. Ma fatelo perché sono bravi streamer e se lo meritano. Datemi un secondo. Light si è attivato. Sì, sì. Vai in boom. Grazie, Drugo. Datemi un secondo. Allora, grazie. Bevo subito. Pacchetto completo, come al solito. Allora, dobbiamo portare agli angoli praticamente i paguri blu. E anche questo deve essere un paguro blu. No. Questo proprio no. Ma se provassi a usare la tecnica inversa? Mi piace già di più questa combinazione. Il problema è che dovrei cambiare questo. No. Non devo cambiare questo. Cosa devo cambiare? Quest'altro. Ok. Mi mancava fartelo. Giustamente, aggiungerei. Aspettate. Ma se esco non è che mi si resetta tutto il dungeon, vero? Tu da dove sei arrivato? Cioè, spiegati. Please. In quale epoca sei venuto a conoscenza della mia posizione? Per quale arcano motivo? Ok. Magari è molto più semplice del previsto anche questo puzzle, ci sto mettendo 50 anni. L'avrei completato, se non fosse che deve essere il contrario. Praticamente. Il contrario ribaltato dovrebbe essere. Tra l'altro. Comunque c'è un roguelike che si chiama Erosion e sembra stracarino. Non lo conosco. Ci darò un'occhiata. Se vuoi magari scriverlo nella sezione giochi. Così mi ricordo il titolo. Perché palese entro la fine della live me lo scordo, conoscendo come è messa la mia memoria. Purtroppo non lo faccio apposta. Vorrei farlo apposta, ma mi scordo molte cose nella mia umile vita. Dico che tratta. Sì, sì, va bene.
sto cercando un attimo di capire come potrebbe essere questo puzzle. Perché quando sono entrato... Spero che non si resetta il dungeon, ma se si resetta il dungeon sti cazzi. No, ok. Se si resetta il dungeon è peggio, mi sa. Perché c'è pure sto coso che mi insegue. Porca miseriaccia. Ok. Vai a lagnare da un'altra parte. Per favore. Facciamo questo, questo. No, questo no. No. Cioè sì. Cioè no. Cioè sì, un Kaiser. Ok. Manca questo, cazzo. Se questo fosse stato rosso avrei finito il puzzle, ma... Mai nella vita funziona così, per l'appunto. Mm. No. Devo provare a mettere rossi quelli che non servono. A questo punto. Oh mi signor. Roguelike con grafica a cubetti stile Crossroads, sei presente? Il gioco per mobile oppure Trove ma più stilizzato. Ambientazione post-apocalittica ma con tanti elementi cyberpunk e la particolarità di questo gioco è che il finale cambia a seconda di quante volte nella run sei morto. Perché il tuo compito è salvare tua figlia, ma ogni volta che muori avanzano gli anni. Ah, interessante. Figo. Sembra figo come concept. Ci darò un'occhiata allora. Phil. Aspetta. Non riesco a comprendere quale sia il mio errore in tutto questo, ma giuro mi manca poco la risoluzione. Non sto scherzando. Qua sappiamo che deve stare tutto blu. Blu. No? Allora, effettivamente forse potrei iscrivermi come funziona sto puzzle. Se premo... Aspetta, resettiamolo e partiamo dall'inizio. Si ha tanti elementi stile giochi a scelta, ok. Partiamolo dall'inizio. È tipo una tabella a 9. Allora, parte con questi 4 che sono blu. Perfetto. Ha tanti elementi stile giochi a scelta. Esce nel 2026. Ok. Oh mio Dio. Devono lasciarmi vivere però questi mostri. Allora, se giro questo, se giro numero 4, fa girare... facciamo questo 5, questo 6 e basta. E anche 7. Questo lo chiamo 8 e questo lo chiamo 9. Ok. Fa girare. Stavo facendo la tabella, dai. Cioè, dammi un secondo. Stavo ragionando. Allora, il 4 abbiamo detto che fa girare 5, 6 e 7. Ok. 5, 6 e 7. Facciamo tornare all'inizio. Il 5
fa girare il 3 e il 4. Poi il 3 fa girare il 5, il 9 e il 7. Ok. Il 3. No, è il 9 questo. Già stavo sbagliando, perfetto. Il 9 fa girare il... Questo è il 3 e il primo. Ok. Solamente 2. Il primo fa girare il 9, il 7 e l'8. Non so manco scrivere. Oh mio dio. 9, 7, 8. Ok. L'8 fa girare il primo e il secondo. Sì. Il secondo cosa fa girare? Fa girare il numero 8. Ok. Poi il numero 7 e il numero 6. Perfetto. Qua c'è il numero 6. Ce ne restano 2. Abbiamo che fa girare il numero 4 e il numero 2. Yes. Mentre l'ultimo, ma non per importanza, il 7, che è il centrale, fa cambiare i primi 4. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Mi sono segnato cosa succede se cambio tutti. Torniamo al punto di partenza. Noi dobbiamo avere adesso i numeri. Un attimo, che devo ricordarmi. 8, 9, 6, 5, 4 devono essere blu. 8, 9, 6, 5, 4 devono essere blu. Mentre il primo, il secondo, il 7 e il 3 devono essere rossi. Ok. Questo è come si risolve il puzzle, abbiamo visto. Il problema è azzeccare la combinazione giusta. Perché secondo me è una cagata, però attualmente non mi viene in mente. Proviamo un paio di combinazioni, direi. Se facciamo girare l'1, abbiamo in blu il 9, il 7 e l'8. Abbiamo fatto diventare blu, praticamente. Così facciamo diventare rossi. Un paio di questi. Ok. Non è male. Aspettate. Vediamo se riesco. Questo cosa fa cambiare? No, mi sa che fa cambiare. Eh sì, fa cambiare quelli che mi servono. Tu cosa fai cambiare? Ok. Ok. No. That's not ok. Molto meglio. Quello al centro, il numero 7, abbiamo detto che cambia l'1, il 2, il 3 e il 4. Ok. Oh mio Dio. Ci stiamo fino a domani mattina.
Effettivamente. Mi servono come rossi l'1, il 2, il 7 e il 3. Cioè come blu fa... Aspetta, meglio 8, 9, 5, 4. 8, 9, 5, 4. Chi è che attiva l'8, il 9, il 5 e il 4? Cinque e 4 insieme non si attivano. Cioè si attiva solo se premi il quarto. Ok. 5 e 4 in teoria dovrebbero essere... No, quello è 7. Ho fatto una cavolata. Qua ci stiamo un po', ve lo dico ragazzi, perdonatemi. Il 4 è questo. E deve stare blu. Il 5 è questo. Però se faccio blu questo, lui diventa rosso. Un altro numero che... Oh. Devo far diventare rosso il numero... Altri numeri che fanno il 5? Il 3. Perfetto. Ok. Adesso mi mancano blu l'8, il 9 e il 6. L'8, il 9 e il 6. L'8, il 9 e il 6. No, non è vero. Il 9 è già blu. Il 6 e l'8 possono diventare blu tramite il 2. Il 2 e questo qua. Ok. E così siamo quasi tutti blu. Come i puffi, praticamente. Girando l'1 succederebbe quello che non mi serve. Devo vedere qual è quello che mi fa meno danni. Il 3 se lo giro mi cambia il 5, il 9 e il 7. Ciao bellissimo. Ciao Strings, come stai? Tutto bene? Il 3 se lo giro mi fa solo più danni. Che altro mi sa? Non del tutto. Non del tutto. Devo azzeccare la combinazione corretta. Aspetta, ti faccio un SO, dammi solo un secondo che stavo ragionando su questo enigma. Andate a seguire caro Stringscat, che è un bravissimo artista e se lo merita, tra l'altro. Figurati. Faccio sempre con piacere. Se posso supportare qualcuno. Allora, 597. Abbiamo detto che qua non va bene. In realtà. Eh sì. Nel mentre bestemmio per livellare il mago. Ok. Questo è il 2. Il 2 non ci serve. Blu. Lo facciamo diventare rosso. Mettiamo un altro numero che ci serve a far diventare blu. Tipo l'8. L'8 no, non ci serve. L'1 fa diventare il 9, il 7 e l'8 blu. Ok. Così è già meglio. Mi servirebbe un numero che faccia cambiare adesso il 6, il 5 e il 4. La scia praticamente qua in basso. 1 e il 2. Veramente? Ah no, anche il 7. Può girare l'1. Ok. L'1 l'abbiamo cambiato. Il 3 deve essere rosso. 5, 9, 7. È un problema. Sto impazzendo, ragazzi.
No, non ci credo. Non devo intaccare niente. Non devo intaccare nulla. Il 9 però va a intaccare il 3 e l'1. E il 3 e l'1 devono stare rossi. Cavolo. Questi due come li giro adesso? Perché così mi fa un casino. Così mi fa un casino. Uè, questo lo devo togliere. Mm. No. Come lo tolgo quest'altro adesso? Con la forza dell'amicizia. Mm. Mi sono bloccato su sto puzzle, ragazzi. È molto semplice, ma in realtà, se provassi a girare semplicemente gli opposti, vediamo. Ok, scappiamo. Perfetto. Vediamo se si calmano un attimo le acque. Non perché siamo tipo nelle fognature, ma vabbè. Anzi, sì, perché siamo nelle fognature. Così fa più ridere. Sembra che l'ho detto apposta. In questa maniera. Adesso abbiamo solo il centrale, il numero 7. Io devo fare... Se questo lo sposto... Torniamo come lo fossimo all'inizio, praticamente. Come eravamo all'inizio. Parliamo in italiano corretto, per favore. Ok. No. Così ho fatto l'esatto opposto praticamente. Grazie che mi lasci in pace, davvero gentilissimo. Mm. No. Ok. Ok. Non mi piace. Sto valutando di fare un qualcosa di ben qualcosa. No, il problema è sempre questa. È solo questo che deve essere blu. Gli altri quattro come li faccio? Mm, ok. La devono smettere però di interrompermi ogni 2 secondi. Se no perdo il filo del ragionamento. Ok. Così siamo a posto. Così no. Così sì. Così mi gira quelli che mi servono. Praticamente. Così mi gira quelli che mi servono praticamente parte 2. Ok. Questo non mi serve rosso. Questo non mi serve rosso. Per un attimo ho pensato, cazzo ce l'ho fatta, invece poi ho visto questo, ho detto, wow, che bello. Avete qualche idea?
neanche voi in realtà, non lo so. Se no andiamo avanti un po' a mozzo. Come si suol dire. Perché ci sono un sacco di combinazioni, ma onestamente non ho la memoria molto ferrea per ricordarmi cosa gira cosa, anche leggendo. Non attualmente. Per cui potremmo doverci rimanere un po' in questo punto. Mm, ok, d'accordo. Il problema rimane sempre questa cazzo di stella numero 7. Mannaggia. Di stella. Cioè di pauro numero 7. Non riesco a risolverlo. Dannazione. Perché? Tell me why. No. Cioè sì e no in realtà. Ok. Dai, perché sto provando 600 combinazioni diverse, ma nemmeno una me ne riesce. Se questo fosse stato rosso, avrei finito. Però non è rosso. Come lo faccio diventare rosso senza che mi sfanculi tutto? Il resto, probabilmente devo lavorare sugli altri. No. Così proprio non esiste. Dai, sfidami. Già che ci siamo. Così almeno ricominciamo di nuovo da zero con la memoria. Perfetto. No, non è così. Assolutamente no. Ho veramente qualche problema. Però se anche Felix si mette davanti mentre provo a cambiare il colore di questi mini paguri, diciamo non aiuta. Diciamo che non ci aiuta per niente. Questa è una combinazione che non ho ancora visto. Mi, mi mancava solo questa. Cioè, poi le ho viste tutte. Tranne quella che mi serve, aggiungerei. Sembra ovvio come cosa. Perché, figuriamoci se troviamo quella giusta. Voglio piangere, ragazzi. Non avete idea di quanto voglia piangere in questo momento. Veramente. Sono tornato di nuovo in questo punto. Cioè, sto facendo le stesse mosse alla fin fine. Guardate. Oh, ce l'ho fatta! Mio Dio! Incredibile! Non ci credo. Non me ne ero manco accorto di esserci riuscito. Quanto ci abbiamo messo?
Forse mezz'ora? 20 minuti? Non lo so. Scusatemi se ci ho messo tanto, ma avrei dovuto studiarmelo un po' meglio i movimenti. Non mi è servito un cazzo il foglio, però vabbè. Di nuovo quella presenza mi fa venire la pelle d'oca. Si fa davvero fatica a pensare qui, mi spiego? Sì, Felix. Altro arcangelo, ragazzi. 2 in una live. E finché possiamo proseguire andiamo avanti, direi. No, oddio! È Tetris! No, vabbè, scherzo. Scusatemi. Mi sfogo dopo essere uscito di testa, quasi. Un altro arcangelo! Serve coraggio anche solo a guardarlo. Tutto il mio corpo sta urlando di girarmi dall'altra parte. È difficile da spiegare, ma sembra fuori squadro, vero? Lo spazio tridimensionale è imperfetto. La scienza e la matematica, no? Restano vere. Tutte le cose hanno 4 lati. Forse questo non proverà ad attaccarci. Che ne pensi? No, in voi percepisco incoerenza. Siete esseri imperfetti. Lasciate che vi dia una raddrizzata agli angoli. Perfetto. Aggiungere. Arcangelo Esecraedro. Esecraedro. È uno scioglilingua. Wow. Praticamente. Esecraedro. Non l'avevo ancora sentito come termine. Vabbè che non sono proprio espertissimo in forme, ma... A livello 31. Ok. Un Tesseract. Esatto. Facciamo, direi, una bella vernice fresca. No, una copertura plastica, perché sennò la vernice fresca non ha effetto. Ok. Bordi taglienti. Ok, danni al contatto. Quindi se facciamo mosse di contatto, questo ci distrugge a livelli inverosimili. Spaccamattoni. Porca miseria. Che danni. Fa abbastanza male. Sembra tosto. Mettiamo un bel muro elementale, va? Questo mi fa male. Ok. Vediamo se lo reggo. Oh no, si è fatta fila. Vuol dire solo che mi distrugge. Godo mi è mancato. Meno male. Danni al contatto, ma frega cazzi, sinceramente. Ti metto un bel lo status di prosciugato. Vai. Spaccamattoni. A me manca, Felix lo danneggia, povero. Bordi taglienti. Mettiamo... Martedusa, dai. Che nella scorsa fight ci ha aiutato tantissimo. Qua, ragazzi, aspettatevi un danno incredibile, perché ci farà malissimo. Già me lo sento. Taglio del frustum. Madoi, mi ha one-shottato. Ah, neutralizza. Si è neutralizzato gli status, ma almeno gli ho tolto un po' di barra. Che non è male, a mio avviso.
prosciuga. Gli rimetto la prosciugazione. Non posso avvelenarlo, però la prosciuga è un ottimo metodo per togliergli HP a mio avviso. Allora, riandiamo di stelle cadente e facciamo un bel muro elementale su me stesso, magari. Spaccamattoni farà un male bestia. Prepariamoci. Aia. Perché sul tipo astrale è super efficace, plastica. Ok. Possiamo fonderci, mi sa. Yes, fondiamoci. Agno di fauce. Potrei usare il potere fusione se fossi al massimo, ma non sono al massimo, per cui facciamo morso, perché anzi no, ariete. Stiamo andando abbastanza bene. Comunque, la battaglia è quasi finita qui. Non posso metto un bel muro elementale adesso. Muro astrale. Ok. Me l'ha rotto. Cazzo, devo mettere quello pianta. Perdonate la mia disattenzione. Rimettiamo prosciuga. Non mi interessa. Io continuo a mettergli prosciuga fino alla fine. Perché aiuta troppo. Mi ha mandato in berserk. E sono stato pure avvelenato. Nice. Cioè, not very nice, però ero un po' sarcastico. Voilà. Vinto. Ok, altro arcangelo fatto. Il tuo vigore è aumentato di 9%, ora puoi planare per 6 secondi. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino s'allungherà alquanto. Vola, Occidente, sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete. Ora ritrovo di vuoto e di quiete. Procedi dunque da lì a meridione, dove le strade si vanno a incontrare. Là, dove pallidi fior di ciliegio sopra la terra si vanno a posare. Sotto le fronde di un albero morto giace la fine del lungo sentiero. Il resto della canzone è troppo sommesso, non riesce a capirlo. Possibile che anche i miei angoli siano imperfetti? I calcoli erano corretti. Ho fallito in 3 dimensioni, contemporaneamente. Che tempismo! Stavo giusto pensando di reclutare qualcuno che fosse bravo con i numeri. Posso offrirti un lavoro, mio nuovo amico cuboide? Non mollate mai, eh? La prossima volta che incontreremo un arcangelo, darò subito per scontato che voglia ucciderci. Oh. Schilisciu Cubo, abbastanza. Quindi Aleph è apparso di nuovo per salvare l'arcangelo che abbiamo affrontato. Perché li sta radunando? Sta cercando di trovare un modo per lasciare nuova Wirral. Comunque, hai detto che è una nuova pista che stai esaminando? Che pista è? Sotto le fronde di un albero morto giace la fine del lungo sentiero. Molto criptico, ma c'è un qualche dettaglio specifico, come se descrivesse un luogo ben preciso. Vuoi cercare quel luogo? Allora, vuoi andare? Dicevi di aver sentito una diceria su un qualcosa che sta accadendo nell'acquetrino, giusto? Potrebbe essere la nostra prossima destinazione, se vuoi. Sì, avevo già intenzione di andare all'acquetrino, considera Felix. Ok. Nice. Siamo a 5 su 8 per gli arcangeli.
direi che è anche giunto il momento di fare qualche capitano come fight. Nuove dicerie. Qualcuno che conosco che cerca relitti a Costa Ghisa mi ha detto di aver visto la capitana Eder su un'isola molto lontana a ovest. Ok. Adesso ci resta la posizione solo di un capitano e poi ce li abbiamo tutti. Sappiamo dove andarli a incontrare. Non so in che ordine li dovremo affrontare, ma lì lo scopriremo prima o poi. Pian pianino. Un passettino alla volta. Lo so che è così, ma almeno mi teletrasporta sulla riva. Wow. Dove andiamo? Andiamo al coso dei ciliegi. Prima però acquistiamo i rimedi, come al solito, Welcome. quando facciamo roba importante. Ah no, ok, ce l'ho già al massimo. Non ho usato pozioni? Veramente? Wow. Allora, adesso invece di fare così, mi conviene fare direttamente dalla mappa, andare qua al prato dei ciliegi. Benvenuti alla stazione di Cherry Cross. Mi muto un secondo, ragazzi, che è arrivato qualcuno a casa. Torno subitissimo, giuro. Vi lascio in be right back. Rieccomi qua. Ok, scusate, diciamo il momento, ma è finito il momento in cui sono da solo a casa, purtroppo. Quindi prepariamoci a doverci mutare ogni 2 secondi, ma speriamo che vada tutto bene, in caso. Allora, guardiamoci a che livello siamo. 38. Non siamo messi male a livello di livello. A livello di livello, vabbè. Che gioco di parole incredibile. Siamo nell'Acquitrino, che è la nuova zona. Direi iniziamola oggi e poi pian piano vediamo cosa ci conviene fare. Se farla di oggi del tutto o se aspettare la prossima live. Ok, abbiamo aperto una scorciatoia, presumibilmente. Yes. Manco farlo apposta. Cioè, mi è apparsa davanti. Apriamola. Oh, qua c'è un campfire. Accampiamoci. Così salviamo il punto di riposo, ma non ci serve per adesso. Oh, quindi era un'imboscata. Questa terra non mostra clemenza, forestieri. Come. Venite, combattiamoli in pari numero. Ok, sono al 40. Io allora sono underlivellato per st'area, ragazzi. Ok. Vediamo se c'è qualcos'altro che posso fare prima della paleserite. Un forastero!
È bellissimo il meme di Resident Evil. Ok. Meno male che mi ha missato il terzo, aggiungerei, perché stavo per prendere mazzate veramente incredibili. E dove trovarle? Ok. Uno andato. Ne restano due. Aia. Mi ha mandato KO il mostro. Damn. Doppio fendente. Aia. Mi ha mandato KO. Porca miseria. Cioè adesso posso usare praticamente solo Felix. Facciamo un bel colpo. Peccato, anche la leader se n'è andata. È rimasto solo il primo però. Siamo 1 contro 1. Una battaglia a colpi praticamente. Continuiamo a colpirlo. Dovrebbe essere finita. Sì. Qua devo usare il campfire perché sennò sono morto. Assolutamente. Meglio fareste ad andarvene prima che quei malvagi ritornino. Altro, diciamo, discutibile adattamento. Non avete alcun motivo di... Ah no, forse parla proprio così allora. Non avete motivo alcuno di intrattenervi in un luogo come questo. È stata una battaglia intensa. Puoi dirci almeno come ti chiami? I am Viola of Messaline. Sono Viola di Messina. Ok. Non sono combattente di natura, ma questo luogo mi ha obbligato a diventare tale. Non intendo gravarvi dei miei fardelli. Ok, scusate, non so parlare. Qual è il tuo fardello? Dopo lunga peregrinazione per mare, ho perduto mio fratello fra i flutti. Se non sono annegata io, forse anche egli è giunto su quei lidi. Lo vado cercando da alcune settimane. Un'anima gentile mi ha donato questo curioso congegno a mo' di protezione. Se vi giungesse voce di mio fratello Sebastian, mi troverete accampata a est di qui. I miei saluti. Ok. Utilizziamo assolutamente l'accampamento. 41 di legno, prenditelo tutto. Stare all'aperto con un semplice falò a riscaldarci mi fa tornare in mente il campo estivo. O almeno mi tornerebbe in mente, se ci fossi stato. Ma questo si avvicina molto all'idea che avevo di un campo estivo, quindi sono contento. D'accordo, Felix. Fair enough, direi. Fair enough. Pian pianino stiamo anche riempiendo tutta la zona della mappa. Vediamo chi ci conviene, diciamo, affrontare. Scusate, non so perché stia abbaiando adesso, ma in caso cerchiamo di andare leggermente avanti. Capitana Skip. Foce del fiume, a ovest di Harbour Town. Allora andiamo nella zona qua in basso, che abbiamo un paio di quest da fare. Direi che è perfetto. E lei chi è, mi scusi? Greetings. Ah, è Viola? Farewell. Ok. Non pensavo si
Ha detto se effettivamente mi accampo a est di qui, quindi sono stupido io. Perdonatemi, ragazzi. Avevo confuso l'est con l'ovest, a quanto pare. Non è la prima volta che lo faccio. Mar perduto. Cimitero cuori infranti. Vediamo se c'è un'entrata da qui. Ma mi sa di no. Oddio. C'è una sorta di ponte, ma è bloccato. In realtà. Per adesso. Dovremmo sbloccarlo, mi sa. Mi sa che ci conviene allora fare il giro. Facciamo la mappa e torniamo qua al prato dei ciliegi. Pian piano facciamo tutto. Torniamo a riesplorare la zona. Andiamo in questo punto. Lui è un allenatore o... perfetto. Che bello incontrarti qui. Da un'occhiata al mio catalogo, ti va? Cura berserk, cura autoasciugamento... Nah, tieniti pure. Ragazzi, la mancanza di denaro rende le cose difficili. Ci si vede? L'ho rifiutato di nuovo. Che simpatico signore, vero? Vediamo se riesco... Forse lui è un gym leader? Non lo so. Ok, ho capito per quale motivo sta abbaiando il mio cane. Perché la gente del condominio continua a spaccare l'ascensore, non so come facciano. Delicati come poche cose al mondo. What? I succhiaterra vengono accusati di racket ingiustamente. Il tennis non ci piace neanche. Ok. Mi sa che allora i capitani li facciamo probabilmente nella prossima live, ragazzi. Facciamoci magari giusto l'edizione... Sì, l'edizione. L'edificio dei succhiaterra. Voilà. Dona Pia. Al nobiladro. Vedo un morto, lo ammazziamo. No. E facciamo vernice fresca sul nobiladro. Credo che abbia un altro mostro lui, però. Perché se no sarebbe già andato KO. Sì, infatti. Vampostore. Facciamo il colpo sul nobiladro, che dovrebbe andare KO. Niente, oh, ce l'hanno con il mio starter quest'oggi. Perfetto, il nobiladro è andato. Facciamo sputo, sputiamo in faccia al vampostore. Mi ha spaventato. Posso fare pugnalata tossica adesso. Nice. Colpo di energia. Ok. Anatema vendicatore. Ok. E tipo mi sa... Ultimo canto, ma solo per me. Livello 39. Nice.
Stavo pensando di seguire un corso di cucina. Già me la cavo bene con la ricettazione. Passare alle ricette sarà un gioco da ragazzi. A proposito di ricettazione, per caso cercavi una casa nuova? No? Non importa allora. Ok. Beh, penso che a voi importi più di me di cercare una casa nuova per i succhi terra. Oh mio Dio. Mi son preso un colpo, ragazzi. Sì, voglio scappare. Nice, grazie. Aspettate, fatemi andare alla mappa di nuovo. Mi voglio curare perché sembrerebbero essere avversari tosti. Finalmente abbiamo avversari al nostro livello, aggiungerei. Le cose iniziano a farsi interessanti. Pian pianino. Spero che Kuneko stia bene. Deve essere strano sentirsi dire che sei solo la creazione di un artista nerd. Aspetta, e se fossimo tutti stati creati da qualcun altro in questo mondo? No, forse ora esagero. Teoria interessante però in realtà, Felix. Teoria molto interessante. Che poi mi sa che ha detto modo, non mondo. Però comunque in entrambi i casi è lo stesso molto interessante come teoria. A mio avviso. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Mancava poco che rompesse la quarta parete. Dove sto? Tra l'altro non mi vedo. Ah, qua. Ok, devo andare più giù. Entriamo nell'edificio. Con un mercato immobiliare regolamentato, Nova Wirral registrerebbe una notevole crescita. Non c'è bisogno di opporsi al progresso. Repolcro e Vampostore. Anzi, non posso farla la fusione. Ok. Facciamo la copertura plastica. Posso, colpo di energia. Mannaggia. Ciao Miss. Buon pomeriggio, come va? Da un po' che non ti vedo, come stai? Tutto bene? Tutto ox. Facciamo la vernice fresca sul Vampostore. Guess who is back? Eh già. Ciao ciao. Tutto ok? Ok. Buono, buono. Facciamo la fusion. Mi spiace. Spero che tu ti possa riprendere allora. Ma io abbastanza bene, grazie. Tutto nella norma, direi. Ah, mi ha missato il colpo. Nice. Non avresti dovuto farlo. Ok, mi ha messo un anatema vendicatore. Non va che io ho peccato. Avrei sperato nel KO e invece è sopravvissuto. Sembra non più Pokémon. Sì, è un Monster Collector come gioco, considera Miss, quindi il gameplay più o meno è quello. Allora, pugnalata tossica. Mi farà malissimo se mi prende, ok, meno male. Non mi attacca. Lui si rimette muro bestia, ok. Tu tieniti la tua bestia, io invece ti faccio la festa.
su squarto errore. Perché se elimino prima il tuo amichetto, poi tu stai da solo. E quindi la battaglia diventa automaticamente più facile. A mio avviso. Perfetto. Manca poco. Delega. Ok. Gli aumenta l'attacco. Ah, gli ha spostato lo scudo. Mossa interessante. Però mi ha fatto eliminare il re. Meno male. Credo che abbia la regina pure. Sì, ha anche Regina Ice. Facciamo un bel morso. Pian pianino stiamo tirando giù questo edificio. Ok, togliamo di mezzo squarto errore. Via uno. Manca l'altro. Gambeto. Ok, mi sa che per 3 turni non lo possiamo colpire. E poi va K1 automatico, se non ricordo male, con questa mossa. Sì, era così. Allora mi continuo a curare. Perfetto. Ciao Zog, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Aspetta che ti faccio uno shoutout. Fate seguire il caro Zog, mi raccomando, che anche lui è un bravissimo streamer. Facciamo di nuovo una cura, tanto non possiamo colpirlo. Dobbiamo stallare. Ti lascio l'urchino che è tra poco attacco. Buona lives. Va bene, grazie mille per il lurchino. Ciao ciao. Nice. Quinto ufficio svuotato. Che ne direste di un colloquio con il nostro direttore al quartier generale dell'associazione? Potremmo raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Vi darò le indicazioni per arrivare sul posto. Ok. Come on. Forza, andiamocene. Questo era l'ultimo ufficio da sistemare, giusto? Ah, quindi li abbiamo finiti gli uffici dei succhiaterra. Buono. Ci resta il conto finale in sospeso contro il boss. Meglio di te, eh? Boh. Aspetta. Perché non ci... Hey, hey! Ah, è la capitana. Hey, hey, hey. State ascoltando CB Radio 24/7 di copertura su tutta Nuova Wirral. Eccoci in live dalla costa ovest con il nostro nuovo apprendista ranger Kinif. Dietro le quinte si dice che Kinif abbia un grande talento nei combattimenti tra i mostri. Che ne dici, novellino? Vogliamo regalare ai nostri cari nuovi ascoltatori un'esperienza di sonora battaglia? Proviamoci. Oh, yeah! E vai! Allacciate le proverbiali cinture, cari ascoltatori. In arrivo un'esclusiva performance dal vivo. Ok. We're live! Dicevi che è un bravissimo streamer, quindi chiedevo se fosse meglio di te. Ah, scusa, è perché effettivamente io leggo i commenti leggermente in ritardo rispetto alla live, quindi sì, secondo me sì. Ma è una mia modesta opinione. Non ho un'altissima autostima, io di per sé. Nasconderlo non servirebbe a niente. Ok. Ticchirocchi. Ah, mi ha switchato. Ah. Battaglia interessante, allora. Facciamo un bello sputo.
Sputiamo sull'uccello. Ok. Nice. Prima eliminiamo il compare, poi pensiamo alla capitana. Diciamo. Ok, se continuo a fare switch direi che finisce qua. Praticamente. Non ha molte cose che può fare. Perfetto. E lui è KO, l'allenatore. Cos'è che fai? Praticamente gli ho avvelenato l'amico e adesso è il suo turno. Perché se un allenatore da solo non è che può farmi chissà quanto, a mio avviso, rispetto al essere più... cioè, ad avere più avversari in campo. È molto più facile da gestire. Primo mostro messo KO. Perfetto. La battaglia si sta scaldando. Chi vincerà? La vostra amata conduttrice o il nostro impavido sfavorito? È il momento del crescendo. Forse del climax, volevano dire. Non lo so. No, così lo buffo. Così. No. Perfetto. Ottimi danni, devo dire. Non siamo troppo svantaggiati. Possiamo farcela. Facciamo no, ho sbagliato. Infiamma lo buffa. L'ho detto poco fa. Sono scemo. Adesso si mette il muro. Morso. E mettiamo prosciuga. Perfetto. Nice. Facciamo morso. Non so se sia il suo ultimo mostro o se ne abbia ancora uno. Adesso vediamo. E... no, era la fine. Abbiamo battuto il settimo capitano. Nice. Ce ne mancano 5. Wow. Wow, che performance! I nostri ascoltatori hanno davvero apprezzato. Ecco la tua ricompensa, ovviamente. Voilà. 11° timbro. Perfetto. E abbiamo ottenuto broadcast. Un tempo ero una stella nascente della radio. Da qui... cioè, da quando sono finita qui non è più lo stesso. Ma non mi arrendo. Trasmetto ogni giorno in tutta Nuova Wirral e spero che... in qualche modo, qualcuno al di fuori dell'isola riceva il segnale. E forse verrà a salvarci tutti. Wow. Ma basta con la malinconia. Hai combattuto il mondo fantastico. Vedo un futuro promettente davanti a te. Ok. Nice. Adesso ci restano un po' di missioni in realtà. Ah, una missione principale, quella di cercare il fratello di Viola. Va bene. D'accordo, interessante. Tra l'altro abbiamo esplorato una gran porzione della mappa adesso. Inizia ad essere molto più visibile. Visibile, come l'ho detto. Inizia ad essere molto più visibile. Qui c'è la capitana Skip. Ma per arrivare da Skip può essere che ci arriviamo nella prossima live, in realtà. Nella live di oggi abbiamo fatto tante cose. Abbiamo fatto 2 dungeon, un bel po' di quest. Abbiamo fatto l'ultimo degli uffici dei succhiaterra. E abbiamo affrontato una capitana. Quindi non male. Ci siamo portati un bel po' avanti col gioco. Dovremmo essere
Non dico sulle battute finali, ma poco ci manca praticamente. A mio avviso. Scappa, sì. Fuggiamo. Fuggite, sciocchi. Lei è un'allenatrice. Là c'è palesemente una... come si dice? Un'altra stazione. Salve Kin, chat, come state? Ciao Elwood, come stai? Tutto bene? Ti faccio uno shout out, dammi un secondo. Andate a seguire il caro Elwood, che è molto molto bravo. Anche lui si merita il nostro supporto, a mio avviso. Come tutti gli streamer. Ma figurati, lo faccio con piacere. Se posso aiutare, sapete che lo faccio ben volentieri. Allora, adesso, ora come ora, potrei andare... Ah, questa è la fattoria dei Piper. D'accordo. Guardate qua. Come facciamo a risolvere questo casino? Effettivamente. Abbiamo collegato questo punto qui. Ma questo... No, che fa... Mega Melmetro. Ok. Risolviamo questo casino come ultima cosa. Direi. Cambiamo. Mettiamo decibella. Ecolocazione. Vabbè, mi ha già shottato. Incredibile, wow. Sono durato un mezzo secondo. Fesso io che ci vado con la squadra mezza distrutta, tra l'altro. Me lo merito un po'. Usiamo un oggetto. La ribobina. Sognoletto che mi serve. Mettiamo un muro d'aria. Ma che palle, dai. Non l'ho nemmeno attaccato. Cioè, rischio il primo game over del gioco. Bene. D'accordo. L'hai voluto tu. L'hai voluto tu. L'hai voluto tu. Io volevo andarci piano. Vabbè, e mi ha shottato. Ti pareva? Mi sa che non posso nemmeno fuggire. Sì, infatti. 0% di chance di fuggire. Fatto il primo game over del gioco in un modo stupido. Dubito di poter vincere contro Mega Melmetro. Mettiamo... prosciuga. Madonna. 152 di danno. È tantissimo. Primo game over del gioco, ragazzi, mi sa. Sono stato disattento. Non pensavo che fosse un mostro. Pensavo fosse tipo una sorta di melma e basta. Ho detto forse devo fare qualche cosa. Una quest. Un muro elementale. Non è che possa fare nient'altro. Direi che è finita. C'è anche Felix che sta prendendo un sacco di danni. Sta vita non se la può recuperare. Che cavolo. Speravo di finirlo senza game over, ma niente.
Forse non era il primo o il secondo, non mi ricordo se è il primo o il secondo. Se ho detto che è il primo invece è il secondo, perdonatemi, ma non mi ricordo effettivamente molto bene. Ok. Proviamo Ariete, ma ormai è andata. Aspettiamo. Wait, forse si può fare. Forse si può fare. Non si può fare per un cazzo di niente, non si può fare. Oh mio Dio. Scusate. È ciecato, come ha fatto a colpirmi? È ciecato, come mi colpisce? Cioè, io da ciecato non ne colpisco uno, lui mi ha colpito 2 volte di fila da ciecato, non ci credo. È impossibile. Cioè... Alright, cool. Primo game over, ragazzi. Perfetto. No, io sinceramente non ci sto. No, ok, sta scena non me la ricordo. Sinceramente, per cui... Sta scena non me la ricordo, per cui mi spiace. Ditemi quello che volete, ma... Goodbye. Non ci sto per niente. Non mi va bene sta roba. Ho perso per una motivazione stupida. Adesso mi preparo per bene. Guardate. Cosa faccio? Faccio la cosa più bastarda che posso fare. Mi metto Artiglierex davanti. Cambio nastro. E Fior di Fauce. Questa è la cosa più bastarda che posso fare per adesso. Andiamo. Facciamo un bel gran finale per questa live. Adesso andiamo ad affrontare quel mega boss e chiudiamo in grande stile liberando lo spazio, direi, per la prossima area. Devo però fare questo percorso qui. Che mi inseguite, ma statevene al vostro posto per cortesia, cioè dai. Guarda questi, mi inseguono fino in capo al mondo. Manco avessi compiuto un peccato. Sono tipo ricercato dai nazionali. Ok. Adesso vendetta. Vendetta. Mega Melmetro, mi dispiace. È la tua fine. Prosciuga. Non posso usare la fusione contro di lui? Veramente? Braccia in alto. Ok. Finalmente il mago è al 24. Nice. Facciamo adesso. Ah, posso fondermi. Fiorrex. Tempo di sfasciare sto strunzetto. La vendetta, praticamente, ragazzi. L'ho devastato in un turno. In un turno. L'ho one-turnato, praticamente. Ok. Il secondo è andato. Rimane il primo.
dato che non può essere registrato. Perfetto, abbiamo fatto. Rivincita. Con tanto di scorciatoia. Thank you. Grazie amico, stavo cominciando a preoccuparmi per tutta quella situazione. Usiamo le schele melma come concime. Immagino che ci sia accumulata nel terreno e abbia formato quella creatura. Senti, se vuoi provare a usare la melma per far crescere raccolti, accomodati pure. Ok. D'accordo. Però per oggi direi che abbiamo fatto fin troppo. Andiamo a salvare e direi che ci siamo. Prepariamoci per fare un bel raidino a qualcuno. Andiamo in just chatting. Ok. Allora, spero che la live di oggi vi abbia intrattenuto. Ci siamo portati molto avanti con Cassette Beasts. Abbiamo fatto parecchie cose. Parecchie missioni le abbiamo portate avanti. Andiamo un attimo su Twitch. Vediamo su chi c'è online. Forse so già chi raidare in realtà. Forse sì. Forse so già chi raidare. Allora, andiamo a fare un bel raidozzo. Lo facciamo al caro Zogred. Perché no? Facciamolo al caro Zog, che è ancora in starting soon in realtà. Ma direi che per oggi abbiamo dato. Allora ragazzi, se volete i 250 punti canale, mi raccomando partecipate al raid. Vi ricordo che stasera sarò in live probabilmente come ospite sul canale di Ronnie per giocare al server di Minecraft, sempre se la connessione non le dà problemi. E nulla, detto questo io vi ringrazio per essere rimasti qui con noi. Vi ricordo, se siete interessati a seguirmi sui social o sui gruppi tipo Discord o Telegram, !Discord, !Telegram, non ho un comando per i social, ma li trovate in descrizione, quindi potete seguirmi da lì. Detto questo, vi ringrazio per essere rimasti qui con me e nulla, ci si becca alla prossima. Bye bye!